Hello and welcome to Assassin's Creed 2. Alright, for this playthrough, it's going to be completely in the Italian language. So we're going to change the spoken language to Italian. Going to keep the subtitles in English though. But yeah, the whole playthrough is going to be in Italian. So if you don't like that, too bad. Because this is the playthrough. So from start to finish, no exception. So if you don't want to see this game being played in the Italian language, then this is not the playthrough for you. Mi chiamo Desmond Miles e sono un prigioniero di guerra. Una guerra di cui ignoravo l'esistenza, fra due fazioni che non immaginavo reali. I Templari e gli Assassini. L'Animus mi ha mostrato la verità. Quello che ho visto, quello che sono stato. 1000 anni di storia che mi scorrono nelle vene, riportati in vita da questa macchina. La usano, anzi mi usano per trovare qualcosa. La chiamano la mela. È un manufatto, uno dei tanti cosiddetti frutti dell'Eden. I Templari li vogliono. È così che mantengono il potere. E se i Templari ne trovano un altro, beh, cambieranno parecchie cose. Vogliono renderci tutti schiavi. Quando mi portarono qui, all'inizio avevo paura di cosa sarebbe successo se avessi reagito. Ora ho paura di quel che accadrà se non lo faccio. Ma non posso riuscirci da solo. E forse non dovrò farlo. Ho conosciuto una ragazza, Lucy. E credo stia dalla mia parte. Ma adesso non c'è. Se l'è portata via quel bastardo, Warren Vidic, e i suoi padroni templari. Non so cosa le succederà, o cosa succederà a me. So solo che devo uscire di qui. E devo farlo alla svelta. Mi chiamo Desmond Miles. E questa è la mia storia. Dobbiamo andare. Lucy, dove sei stata? Perché ti hanno... Ora. Sali. Cos'è quel sangue? Sei ferita? Senti, forse abbiamo 10 minuti. Forse, prima che scoprano cosa ho fatto. Se prima di allora non siamo fuori di qui... Cosa? Ce ne andiamo? Desmond, prometto che risponderò a tutte le tue domande. Dopo. Ma adesso ho bisogno che stia zitto e faccia quello che dico. Quindi, per favore, entra nell'Animus. Va bene. Muoviti, Desmond. Ci resta poco tempo. Hey there, Game Fanatic. Welcome on in. Ezio indeed. How's it going? Spingi. Di nuovo. Sì, brava! È maschio! Oh, amore mio, mi dispiace. Ero in banca quando mi hanno avvertito. Sono arrivato troppo tardi. Dallo a me. Giovanni. Shh, amore mio, va tutto bene. Tu sei un auditore. Sei un combattente. Perciò combatti.
Sentite qua. Che razza di polmoni. E che nome gli daremo, amore mio? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Andiamo. Mi serve un secondo. Non c'è tempo, Desmond. Dobbiamo andare. Stiamo davvero uscendo di qui, eh? L'Abstergo ha degli arredatori con le contropalle, eh? Sta vicino. Ehi, non siete autorizzati a stare qui! Aprite la porta! Chiamo rinforzi. Abbiamo una violazione nell'ala di ricerca. Ripeto, c'è stata una violazione nell'ala di ricerca. Di qua! Richiediamo rinforzi da tutto il personale di sicurezza disponibile. I soggetti sono armati. Pareti di vetro. Figo. Deve essere un bel casino da pulire. Vuoi farci beccare? Eccoli lì! Non fateli scappare! Oh, cazzo! Avanti, Desmond, andiamo. Ma guarda che posto! E le telecamere? Ci ho pensato io. Mostrano vecchie riprese. Come credi che abbia nascosto all'Abstergo tutte le tue esplorazioni notturne? Sei in gamba? Così mi dicono. Ma ora ci sono addosso. Bisogna sbrigarsi. Attento. Dobbiamo raggiungere l'ascensore all'altro lato della sala. Stammi dietro, ma occhio a quelli della sicurezza. Evitiamo gli scontri, ok? Quello è un Animus. Aspetta, stai con me. Ma che... Ehi, ma quanti ce ne sono? Aspetta. Si dice gli Animus o gli animi? Tu che cosa dici, Lucy? Lucy, chi se ne faranno di questi? Desmond, chiudi il becco. Per favore. Hey there. Hey there, Marco. Welcome on in. Thanks for redeeming the random horror movie quote. Hey there, Tech. Welcome back. Alright, so I've got a horror movie quote. Did you know a young boy drowned the year before those two others were killed? The counselors weren't paying any attention. They were making love while that young boy drowned. His name was Jason. I was working the day that it happened, preparing meals. Here, I was the cook. Jason should have been watched. Every minute he wasn't a very good swimmer. We can go now, dear. So that's from the very original Friday the 13th from 1980. Tech, we should try to memorize how Sean says, Desmond, go away. I will definitely be interacting with all the characters too, as well. Marco, you won't be here awfully long. Well, about 30 to 40 minutes, waiting for Starfield to install. That's definitely no trouble at all, Marco. Thanks for joining the stream, and thank you for watching for a bit.
Uh, well, the original Friday the 13th is definitely rough around the edges. But if you're a horror fan and you want to at least watch it once, it's definitely worth a viewing once. But I would definitely say that the formula of the old school movies got really good with the fourth entry, which is the final chapter. But yeah, I'd say Friday the 13th, the original one's worth a watch. You downloaded the first Texas Chainsaw Massacre last week. Oh, you did? Oh, yeah, the movie, the first original one. Cool. Yeah, that's the great thing about like those horror games that come out, like the Texas Chainsaw Massacre one and Friday the 13th. That and Dead by Daylight. As much as I'm not really into that kind of game, but it's good that it gets more eyes on these horror franchises that some people might not have even bothered with if they hadn't played the game first. Cazzo, pensavo che questa scheda funzionasse. Deve essere su un altro sistema e non ho il codice. Aspetta. Merda. Avanti. Come hai fatto? Non lo so. Andiamo. È sempre qualcosa. Che cos'era quello nell'Animos? Il soggetto 16. Ezio, Audi qualcosa. Credo che ci siamo sbagliati. Ecco perché dobbiamo uscire da qui. Vedi che i Templari sono solo una parte del problema. Che vuoi dire? Te lo spiego una volta arrivati. Arrivati dove? Marco, you downloaded, you played the game for a bit, decided to refund it to buy Starfield, might repurchase it later. It just didn't give you a lot of rush as a survivor. That's totally fair too. It's something you should not push through something like that if it's not really appealing, and maybe get it later, but when it's on sale for a really reduced price as well. Tech, good thing Desmond liked to party before he was snatched up. He's good with old-fashioned fist fight. That's true. He did receive some training before he ran away when he was a teenager from the compound where his parents and other assassins were actually living and training. But obviously there's a lot of skills that the assassins could have taught him that he didn't learn because he ran away. But yeah, he can still hold his own, but obviously if you've played the games before and you're replaying this one, it can be a bit frustrating that Desmond can't do the things that can be done later in other games. Hey there, Busted, welcome on in. Would be cool to have a mod which makes all current time characters speak English while all historical speak historical languages. That really would be cool. And also to have it so that all the dialogue from NPCs that, for example, it'd be good to have German characters speaking in German, and all that kind of stuff too. But yeah, maybe one day someone will do a mod like that. But I guess the desire to do mods like that is probably more from a point of demand. So maybe if someone who knows modders
would demand that from them, or put in sort of like a thing to say, hey, But then again, maybe someone who's a modder will have enough interest to want to actually do that. Oh, they did Busted in Cyberpunk? Oh, that's cool. That's good that they did. Entra. Scherzi? È per la tua incolumità. Uffa. Ci siamo quasi. Just want to take this opportunity to have a look. Sound effect volume. I want to turn this down low. And music down a little bit. Keep the volume up top. Blood on, subtitles on. Action camera frequency? 3 out of 4? Huh? Never taken notice of that option before. Anyway. Grazie davvero, fantastico. Essere ficcato in un bagagliaio e sballottato in giro. Di qua. Allora, adesso mi vuoi dire che succede? C'è un motivo per la tua fuga, Desmond. Ti pareva? Ci serve il tuo aiuto. Per cosa? Un'altra caccia al tesoro nel passato? L'Abstergo vuole sostituire la sua mela dell'Eden. La mappa che hai trovato ne è la prova. Gli altri assassini faranno il possibile, dovunque sia possibile. Cosa? Che c'è? Stiamo perdendo la guerra, Desmond. I Templari sono troppo potenti. E ogni giorno subiamo perdite. Ancora non capisco che cosa c'entro io. Vogliamo addestrarti. Farti diventare uno di noi. Cosa? No, no, no. Tu mi hai visto in azione. Io non sono capace. E anche se lo fossi ci vorrebbero mesi, anni. No, non con l'Animus. Non con l'effetto osmosi. Ma io sono solo uno. A volte non serve altro. Ecco perché l'hai trovato. Il mio antenato. Come si chiamava? Ezio? Se riesci a seguire le sue tracce, imparerai tutto da lui. Proprio come ha fatto lui. Anni di addestramento assorbiti in pochi giorni. Mi hai tirato fuori dall'Abstergo e portato qui solo per farmi diventare un assassino. Hey there, Senny. Welcome on in. Bene. Now I have a way to speak Italian in case I meet Desmond. Welcome on in, dude. And hello there, Levy, as well. I hope you're both doing well. Hope you're having a great weekend so far. Take you imagine him doing the hand movements with all this. Oh, which hand movements? Something that's a small detail, but I like to do is, if you want Desmond to go into first-person view mode, but you don't want it to be with eagle vision, instead of doing that, you just you just push in the left control stick. You can't move in first-person mode. You can only stand and look around. But I like to do that when characters are talking. The game wouldn't let me do it earlier with Lucy. Now I can do this with the camera. So if you also want to get some good shots from a first-person perspective on stuff from these earlier games, then it's good to go into first-person view mode, look at what you want to look at, and take any screenshots or whatever that you want to do. Senti, c'è ancora dell'altro, ma dovrei aspettare. Fidati, ok? Va bene, ci sto. Dimmi cosa ti serve. Davvero? Sei sicuro? Pensavo che ti avrei fatta felice. Scusa, sono solo un po' sorpresa. Mentre guidavo ho passato tutto il tempo a pensare a come convincerti. Guarda, dopo quello che mi hanno fatto passare quei bastardi, sono pronto, motivato e deciso. Grazie. Hey there, Stan. Welcome on in. Oh, that hand gesture. I see. I see what you're referring to, Tech, before. Crooked, you're still in bed, but slept well, and gonna whip up some crepes in a few hours. How was the rest of the High Ground Challenge?
That's awesome, dude, that you're going to be having that for breakfast. That's awesome. I hope you both enjoy. And I hope you had a... Well, you just said you slept well. That's good. The rest of the High Ground Challenge was good. I had 11 memory restarts overall. But I wouldn't recommend doing it with that game, though. Because there's so many exceptions you have to make, especially in the bayou, especially in the memory where you meet Connor and you're in the snow. It's only really an issue when you're in New Orleans and you're running across the rooftops and stuff. But yeah, definitely better suited for a different game or games in the series. Hey there, Carbon. Welcome on into you, dude. Good morning. How's things going? I've done a playthrough of Brotherhood in the past with the Italian language selected, and I've never done it with Assassin's Creed 2 yet, so I thought I'd take this opportunity to do a playthrough with the Italian language selected. I've also played through Assassin's Creed Unity with the French language selected as well. But unfortunately, there's not a lot of games in the series where you can make the language fit the fact that you're in a certain country in the world where they would speak that language. But it would be cool to have mods as well where they do that. Lucy, ce l'hai fatta! Dio, quanto tempo! 7 anni, roba da non credere. Davvero? Bentornata. Ah, questo deve essere il famigerato soggetto 17. Desmond Miles, giusto? Voi chi siete? Scusa, che maleducato. Sono Sean Hastings. E lei è Rebecca Crane. Molto piacere, Desmond. Bene, piacevolissima conversazione, ma se non vi spiace sarà meglio mettersi subito al lavoro. In questi giorni il tempo è prezioso. Abbiamo già preparato tutto, Lucy. Quando vuoi possiamo procedere. Tieni, ti ho portato qualcosa. Un regalino di commiato dall'Abstergo. Wow! Il nucleo di memoria! Ma è fantastico! Con i loro dati le cose andranno molto più veloci. Mi butto sul codice di inserimento. Alright, so we're going to speak to all the characters. A che serve sta roba? Questa roba, Desmond, questa roba non è niente di speciale, davvero. Questa roba è solo la roba che impedisce a tutta la nostra operazione di andare a puttane. Lavorarci richiede una grande concentrazione, quindi mi scuserai se non ho il tempo di giocare agli indovinelli. Sean ha il compito di mantenere i nostri archivi, tipo una biblioteca digitale. Starà accanto a me mentre sei nell'Animus, quindi se ti imbatti in qualcosa di importante, persone, luoghi, eventi, eccetera, creerà delle voci nel database che potrai consultare per avere informazioni. Sì, non è solo un database, però fornisco anche supporto tattico agli altri assassini. Sai, Desmond, quelli che stanno là fuori a operare davvero sul campo, a rischiare la vita e robette del genere. Ciao, Desmond. Smamma. Va a seccare qualcun altro, ok? Ho delle cose da fare. Che cos'è che non capisci nella frase ho da fare? È l'ho che non capisci? Il da, forse? O il fare? Ho da fare, hai capito? Ho da fare. Lucy, ma cosa gli prende a questo? Si è innamorato di me. Ciao, Desmond. Smamma. There we go, Tech. You're wanting to hear in Italian those words from Sean. Hey, Arthuri. How's things been going? Stan Manny sounds even angrier in Italian. Yeah. Yeah, definitely. Arthuri Rod, go away. Hello. Va a seccare qualcun altro, ok? Ho delle cose da fare. Che cos'è che non capisci nella frase ho da fare? È l'ho che non capisci? Il da, forse? O il fare? Ho da fare, hai capito? Ho da fare. Lucy, ma cosa gli prende a questo? Si è innamorato di me. Ciao, Desmond. Smamma. Crow can now imagine his German voice. Yeah. Carbon, I wish you guys could understand Italian. It's so funny. Yeah, Carbon, that's the thing. Like, when I did this with Brotherhood for the first time, I wanted to try and put my mind to how people who have played the game naturally
who are actually, you know, obviously Italian or Italian speakers, and how it might have been for them, the actor's performance, what approach they took, and how it might differ from the actual English language version and the approach that the actors take. And it makes me wonder too what directions that the actors were given that might be different recording other languages to the actors who were directed in English to speak as well, you know. So I've always wondered as well, like with the different languages that are covered with video games, how accurate they actually are. Because in my ignorance, I would imagine that they get people who actually speak the language, whether they are naturally speaking that language or if they've learnt it so well that they can speak that language. I have heard of some actors actually being able to do their English version of the character, plus also in other languages as well. I think there's been some celebrity actors who have also done that too with their movies, where they've naturally, of course, spoken in English, but they've also recorded their character's dialogue in another language for the other releases as well. Theory, now tell Rod how's going to play AC2 and listening to your own voice acting. Yeah, well, that's it too. But yeah, it's really cool, actually. And while I don't understand a lot of what's going on, there's certain words that have a certain sound to them that parts of the word seem similar to another. And I know that you can't just use that as a general rule when sort of like thinking about words in another language, but sometimes there's certain words that are very, very similar. So it's very it's much easier to imagine what it's actually meaning. You're fine. A lazy Saturday. You're washing at home and doing homework, watching same time the streams. FIBA Basketball World Cup. Rest day it was training. Well, that's cool, Theory, that you're having like a bit of a lazy Saturday. Good time to relax and get some things done as well, and it's good to be able to relax also. And I hope you had a great day training yesterday. Shin, some Assassin's Creed fans translated the Native American lines in Assassin's Creed Valhalla. That's right, Shin, they did. Yeah, Access the Animus covered some of that too when they were covering that game. Tech, you mean like Vin Diesel screaming, "I am Groot" in multiple languages? Yeah, I could just imagine what that would be like. Like, I haven't seen those movies, but I am aware of the meme, though, with I am Groot. Hey there, Levy. Reminds you of Emma Mackey from the Barbie movie, who also did the French voiceover for herself. That's pretty cool. That really is, you know, it's good that they can do that, too. And I imagine that would help make the performance match, so that the directions that they're given, or their instincts to how to deliver the dialogue in English, is the same that they would apply to another language as well. Instead of having tried to imagine what the actual, the manner in which they want the performance to be in a different language, and whether or not it actually matches the actual original intention of the performance. Ciao, senti, volevo solamente dirti grazie. E che mi dispiace. Per cosa? Beh, sai, per prima. Lì all'Abstergo, e che, insomma, non ero pronto. Tranquillo. No, dopo quello che ho passato, sapere che i Templari esistono ancora, quello che progettano. Ciò che è fatto è fatto. Adesso sei qui, ed è quello che conta. Lucy, ho visto delle cose. Dei simboli nella mia stanza. Il codice sulla tastiera. Come Altair. È l'effetto osmosi. Non stai prendendo solo i ricordi dei tuoi antenati. Stai assorbendone anche le abilità. In questo caso l'occhio dell'aquila. Abilità? Ora sei più ricettivo. Perciò, se tutto va bene, qualunque cosa Ezio impari nell'Animus, la impari anche tu. Pensi davvero che funzionerà? Che diventerò un assassino? Ma tu sei già un assassino. Diventerai solo più bravo. Già, speriamo molto più bravo. Cioè, insomma, li ho visti, i filmati dell'Abstergo. Non ci hai neanche provato a scappare. Che stronzo. Hey there, Legolas. Welcome on in. I hope things are going well. Crooked.
I was just thinking when Lucy said assassino, you've got some other variations of assassino that you could actually get the audio for and then have as one of your redemptions. Tech, if you guys want to see a scene that's better in another language, look up Shrek. Do you know the Muffin Man in Spanish when the stream's done? So Shrek and the Muffin Man in Spanish. I'll keep that in mind. Stan, assassino. Would you look at all the possibilities, Crooked? Assassino. Shin, sadly, most of the JRPGs that you own are only in Japanese with the English subtext. Oh, really, Shin? Yeah. I mean, that's something that, modders could look at too, if they haven't already. Crooked, that's true. You reckon the Italian dub in general would have so many assassinos, lol. Oh, absolutely, dude. There'd be so many. Levy, sometimes dubs in animated movies are also excellent in German because the language makes for amazing word plays. Oh, that's the thing too, like wordplay, because I love that style of humor. I really, really do. And the funny thing is, like, that kind of thing today gets lumped in with, dad jokes and dad humor as well. But I think it can transcend that as well, because it shows a level of kind of like comedic intelligence to actually do that and create sort of like connections between words that you wouldn't normally connect with one another, which can make them funny when you think about them connected together. Scusa Desmond, ho della roba da sistemare. Magari parliamo dopo, eh? Credo che Rebecca ti aspetti. Scusa Desmond, ho della roba da sistemare. Magari parliamo dopo, eh? Credo che Rebecca ti aspetti. I'm sorry, but I want to get Sean's like dialogue again. Va a seccare qualcun altro, ok? Ho delle cose da fare. Che cos'è che non capisci nella frase ho da fare? È l'ho che non capisci? Il da forse? O il fare? Ho da fare, hai capito? Ho da fare. Yeah, Desmond, Sean's busy. Come on. Ciao Desmond, come va? Mi stavo chiedendo qual è il tuo ruolo qui. Mi prendo cura di Baby. Faccio in modo che funzioni a dovere. Baby? Vuoi dire l'Animus? Preferisco chiamarlo Animus 2.0, visto che Baby è 2 volte più spettacolare di qualunque cosa ci sia all'Abstergo. I Templari avranno anche più soldi di noi, ma non hanno ambizione. Nessuna passione o competitività. Ecco perché, nonostante le loro risorse, qualunque cosa facciano io la faccio meglio. È più in fretta. Comunque, quando sei pronto siediti, che iniziamo. Devo fare ancora qualche piccola modifica. There'll be nothing wrong with dad jokes. That's true too. You know, there's a lot of puns that are very clever as well. Stan, Mamma Mia. I've seen that movie before, but never again. I don't need to watch it ever again. Thanks for reminding me, Stan. To erase that memory, I'll think of Mario. And speaking of Mario, Charles Martinet. He's still alive, but he's not going to be voicing Mario anymore. But what a legacy he's left behind. Scusa, ora non posso. Levy, you don't want to watch it ever? I do not blame you at all. And as much as I really like Pierce Brosnan, you do not want to hear him sing. Scusa, devo finire questo. Parliamo più tardi, Desmond. Se sei pronto, siediti. Not that I'm actually a good singer or anything, but, you know. Still, I don't have to be a good singer to know that some people are bad singers. It just grates on the ears. Scusa, ora non posso. Levy, you've luckily managed to avoid it so far. Well, that's good. It's like me in the Twilight movies. E questa come funziona? E ti pareva? Un bel respiro. Ah, è che sei un po' panta. Sean! Beh,
Fatto. This game first came out 14 years ago. Crazy to think. Insieme per la vittoria! Insieme! Silenzio, amici miei! Silenzio! Grazie. Sapete cosa ci porta qui stasera? L'onore. Vieri de Pazzi infanga il nome della mia famiglia e scarica su di noi le sue disgrazie. Se noi... Piantalo con i tuoi deliri, grullo! Buonasera, Vieri. Si stava giusto parlando di te. Mi stupisce vederti qui. Pensavo che i pazzi assoldassero altri per fare il lavoro sporco. È la tua famiglia che chiama le guardie quando ci sono noi, è codardo! Che c'è? Hai paura di trattare gli affari di persona? La tua sorella sembrava contenta del trattamento che le ho riservato poco fa. Uccidetelo! Levy, that movie embodies everything wrong with musicals. Just one cliche after another, and this wishy-washy, cutesy storytelling makes you throw up in your mouth a little. And then they did a sequel as well, which I've never seen at all, thankfully. Stan, is this why it's called Mamma Mia as an exclamation? Mamma Mia, what the fuck is this? Yeah. Although it's also about the ABBA song called Mamma Mia. Levy, and you love musicals. Yeah. Well, that's the thing too. You know, if it's a genre that you really, really are passionate about and you have a lot of knowledge, but also, you know, experience and stuff with the actual, you know, side of singing and things, then, you know, it's definitely understandable to have more of a finely tuned ear and also a kind of like perspective where you can look at those things and go, yeah, that's not that good, you know. And sort of like look at it more like from a technical standpoint. It's a jukebox musical, so that's what it would be considered, or what you would consider it to be, with only ABBA songs. Yeah, they sort of stuck to that theme, didn't they, of just having that. Boys will be boys. Fight Vieri de Pazzi's men. Statemi là! Cosa non va? Sì, speriamo. Ehi! Dietro di te! Federico, tu che ci fai qui? Volevo vedere se il mio fratellino aveva imparato a fare a botte. E che ti pare? Hai stile. Hai la resistenza che conta. Vediamo quanti riesci a stenderne prima che abbiano la meglio su di te.
Avanti, non essere... Pensi di startene lì impalato ancora per molto? Diavolo! Ora voglio la tua testa! Credo siano fatte apposta per infilzare la gente, no? Dannazione! Quanto odio Faccio questi pezzi! te la fai sotto? Vieni a prendermi. Oh, non sono mica così bravo. Sai, le armi servono a combattere. Non ce la fai a colpirmi, eh? Vieni a prendermi. Su, facciamola finita. Coraggio, sono da solo. Avanti, mi stai annoiando. Sei in pessima forma, dovresti fare più... È un combattimento. Stavolta tua madre non può aiutarti. Ma che? Ti leverò la pelle di dosso! Indietro! Indietro! Aspetta! Che c'è? Abbiamo quasi vinto. Il labbro. È solo un graffio. Spetta al dottore dirlo. Non è necessario. E tra l'altro non ho soldi per questo tuo dottore. Sperperati tutti in donne e vino, eh? Sperperati non direi. Prestami qualche fiorino. O anche tu hai fatto lo stesso. Frugali. Avranno pure qualcosa in scarsella. Levy, jukebox musicals only use songs that exist in the real world, so like Mamma Mia, Across the Universe, Jersey Boys, Rock of Ages, We Will Rock You, etc. Ah, I see. Yeah, that's something I wouldn't have thought about, because I would have just thought, like with Mamma Mia, because out of those ones that you mentioned, that's only the one that I've seen out of those. I've seen Sweeney Todd as well. I've seen that movie. But yeah, I always just attributed that to just being about the theme of the kind of like movie where it's like, oh yeah, they decided to stick with ABBA songs because of the title, you know, and there must have been something about ABBA as a band that they wanted to really utilize. Sten Lafmasoff, is he singing that melodic taunt killed you? Just taunting the enemies. I thought I'd throw a bit of that in there too, with the Italian language selected. Va bene, dovrebbe bastare. Togliamoci di torno prima che arrivino le guardie. Levy, to be fair, you would say Jersey Boys is a bit different because it's actually the life story of Frankie Valli. It's more biographical, whereas the others are complete fiction. Frankie Valli. Yeah, I think I've heard of him before. Just trying to think. Because sometimes names seem familiar, but I don't know if I'm remembering it because of just it was a name used somewhere else, or if it was actually something I saw that had that actual person in it. Sbrigati, Ezio. Prima finiamo col dottore, prima si va a dormire. You should see the other guy. Follow Federico to the doctor. Chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto qui. Ben trovato, dottore. I fratelli Auditore. Come mai la cosa non mi sorprende?
Ma guardate un po' come vi siete ridotto. No, non è nulla. Dovete aiutarlo. Quel bel visino è tutto ciò che ha. Fottiti. Ecco fatto. E ora fuori di qui. Grazie. Di qua. Che nottata. Davvero. Vorrei che fossero tutte così divertenti. Oh, aspetta. Ma lo sono. Meglio tornare a casa, Ezio. Nostro padre si chiederà che fine abbiamo fatto. Già. Vorrei evitarmi la ramanzina. Ti va una piccola gara? Eh? Fin dove? Ah, il tetto di quella chiesa. So if you love Jersey Boys, it's so good. Clint Eastwood actually directed the movie version. That might be how I heard of the name Frankie before. Now that you mentioned that Clint Eastwood directed it, I remember hearing about that when it came out. Sibling rivalry. Win the race against Federico. Al mio 3. 1, 2, 3. Mio fratellino ha ancora molto da imparare. Mi sento quasi in colpa! Non c'è nulla di male a perdere, fratello! Forza allora, di qua. Ma dove vai? Vedrai. Bella vita la nostra, fratello? La migliore. Possa non cambiare mai. E possa non cambiare noi. Va bene. Adesso basta. Dobbiamo tornare a casa. Andiamo. Aspetta. Che c'è? Ezio, lascia dormire Cristina. Avrà tutto il tempo per farlo. Dopo. Nightcap. Pay a surprise visit to the beautiful Cristina Vespucci. Carbon, I hope it will never change. Little you know, Ezio. That's so true, Carbon. They had no idea, literally, of what was to come into their lives and how things would change. Alright, so what we're about to see when we jump into the haystack is something that always happens. Keep an eye on what the NPC AI does when it comes to Vieri's men who are looking for Ezio. Ah, diavolo, è Vieri. Meglio nascondersi. Cercate bene, non può essere molto lontano. That always happens. For some reason, the AI tries to push Vieri, and it's like, go on, do it, do it. Yes, Dan. It's like dun dun dun, bum ba bum, bum ba bum bow. Hey there, Barnes. Buongiorno. Same to you as well. Barnes, welcome on in. Cristina! Cristina!
Chi è là? Io. Oh, Ezio. Dovevo immaginarlo. Posso entrare? Va bene, ma solo per un minuto. Un minuto mi basta. Davvero? Non intendevo in quel senso. Vieni qui. Ah, Ezio. Oh, Ezio. Cristina? Cristina! Sveglia! Arriva il tuo precettore. Forza, figlia mia! Ma che cosa sarà mai sveglia? Porco demonio! Ma che succede qui? Perdonate, messere. Chiedo venia. Io ti ammazzo! Su via. Non è necessario. Guardie! Guardie! Portatemi la sua testa! Prendetelo! Ora! Non c'è bisogno di ricorrere alla violenza. Seguiamolo! Danne fuori! Più veloci! Dovete avermi scambiato per qualcun altro. Mi ha chiesto lei di aiutarla con una cosa. Sono quasi innocente. Come mi piace l'odore dei criminali bruciati! Non lo vedo più! Laggiù! Là! Prendetelo! Laggiù! Inseguitelo! Forza! Ascoltate tutti! Il mercante di vino che ha lasciato... L'hai visto? Deve spostarlo prima che passi la processione di Santa Croce, altrimenti sarà punito. Luigi, il mercante del pesce di San Marco, vuole che tutta la cittadinanza sappia che... Perché qualcuno dovrebbe andare in giro così? Idiota! Si sughi appena pescate! A chi serve un salasso? Oh, levati di qui, Manigoldo! Che delinquenti, vergogna! Vergogna! Bastardi! Maledetto ladro! La tua anima è nera per I tuoi peccati! Bonds, actually it's evening, so buonasera, saluti. Salute. Oh, salve. Saluti? Salutai. Saluti. Sorry if I butchered that. Sacrilegio! Yeah, Tech, what a classic quote from Maria Auditore. Che diavolo! Possibile che tante persone ignorino la legge di Dio? Vattene! Come osi derubare i morti? Buongiorno, padre. Vieni con me. Qualcosa non va? Credi ch'io sia cieco e sordo, figlio? So tutto della tua scaramuccia con Vieri dei pazzi di questa notte, eppure della visita a Cristina. La tua condotta è inaccettabile. Mi ricorda me, quando avevo la tua età. Spero che queste distrazioni non interferiscano col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo de Medici. Ho bisogno che glieli consegni. Vado subito, padre. Una volta fatto, torna da me. Paperboy, deliver Giovanni's letter to Lorenzo de Medici. Al magnifico Lorenzo de Medici, mio protettore e amico. Ho fatto quanto mi avete chiesto e concluso l'indagine sull'incidente di Milano.
Posso confermarvi che riguarda ben altro che il malcontento per il governo del duca Galeazzo Sforza. Ritengo che altri individui, bramosi di vantaggi ben maggiori, abbiano manipolato gli eventi al fine di ottenere i propri scopi senza esporsi di persona. Lampugnani, Olgiati e Visconti si sono macchiati del crimine, certo, e hanno avuto la fine che meritavano per il loro tradimento. Ma diversi altri nobili sono implicati, e tra essi il nostro Francesco De Pazzi. Non mi è ancora chiaro il loro movente, ma le prime scoperte indicano un piano, il cui fine non potrà che turbarvi. Ritengo opportuno continuare questa conversazione di persona, giacché sono restio a mettere per iscritto i miei sospetti. Comunicatemi dove e quando ci incontreremo. Ho ordinato altresì che Messer De Pazzi venisse arrestato dal gonfaloniere finché la faccenda non sarà chiarita. Vostro servitore, Giovanni. Tech, he basically said, "My boy, lol." That's true. It's funny how he starts off like he's going to chastise Ezio for his behavior, but then he's like, what am I saying? You know, that's how I was when I was your age. But then I like how he also ends that with, you know, something serious where it's like, you know, you've had your fun, Ezio. Now it's time to be serious and for business. Qui ci sono le vesti migliori al mondo. Avanti amici, merci di lusso, prezzi. È stato posto all'attenzione della signoria il problema dei giovani che per diletto si arrampicano sugli edifici cittadini. Nulla lo vieta, ma si ricorda che il divertimento sarà scarso per chi ci rimetterà una gamba. Tech, this game really takes you back to the 6th grade when you played it first. Yeah, whenever I replay this game, there's always that part of me that remembers the first playthrough and experiencing this game for the first time. And I remember also the excitement that I had because when I played Assassin's Creed 1, it had already been out for a year, and I completely missed all the E3 stuff, all the, you know, showing of trailers and all that kind of stuff for AC1. So having played AC1 in 2008, when I got to the end of it, I was like, oh, I can't wait till the sequel. And then when they announced it and when they revealed it at E3 and seeing the trailer and Patrice Désilets talking about it, was just like, I just can't wait. And it certainly delivered. So I definitely have fond memories of playing this game back when it came out in 2009. And I've managed to keep up the tradition of playing this game at least once a year since then. And it always brings me back. But also, it's one of those things where I don't have rose-tinted glasses. There's definitely things about this game that needed improving. But in terms of like AC1 versus AC2, there's a lot of things that this game improved. And AC1 is not a terrible game either. It's just that there were certain mechanics that they improved with only a 2-year difference between the games. Sure, Carbon, you definitely can. Yeah, definitely share interesting facts of the Italian language. I definitely don't mind. Ah, Ezio, ben trovato. Come state? Come sempre. Ho una lettera per Messer Lorenzo. Gliela farò avere quando sarà di ritorno. Di ritorno? Sono andati alla villa di Careggi, ahimè. Non faranno ritorno prima di un giorno, almeno. Riferirò a mio padre. Amici, uso solo lana, seta e pelle di qualità. Ciò che creo dura una vita.
Bravo, datti da fare. Bischero! Ti preoccupi per nulla, Giovanni. Francesco De Pazzi è in prigione. Non c'è più pericolo. Ah, salute, figliolo. Ricordi il mio amico Uberto? Buongiorno, gonfaloniere Alberti. Buongiorno a te, giovanotto. Hai consegnato il messaggio. Sì, padre, ma pare che Lorenzo sia fuori città. Questo non l'avevo previsto. Che cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni. Ascolta, tua madre e tua sorella ti stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te più tardi, ma per adesso vedi se puoi aiutare loro. Siete sicuro? Sì, ora, se vuoi scusarci. È stato un piacere, Ezio. Carbon, thank you. Oh, that's no worries at all. So in the letter from Giovanni to Lorenzo, Giovanni talks to Lorenzo in a very formal way, but the formal way in the past was with the second person plural. Today you use the third person singular, and Giovanni used the second person plural. So when they do like movies or other projects in Italy about the past, do they generally always, stick to that accuracy of that? Because I'm always wondering about that kind of stuff, because accuracy to things is something I think is important. And sometimes when they, translate things to another language, some of that gets lost in the translation, unfortunately. They do? Oh, that's good. That's good that there's some form in which it still gets used, so that when people are, researching the history of Italy, that they can actually look at the language side of things too, and still have some kind of examples of that being used in other media and stuff. So that's really cool. Thanks for that info, Carbon. And yeah, feel free at any point to mention any more tidbits of the Italian language for sure, dude. Carbon, vostro Giovanni equals yours, Giovanni. It's in second person plural. So vostro is yours. And that's the other thing that I sort of think about too with different languages is, I imagine it's one thing to just take each word on its own and go, okay, so that's how you say that word. But when it comes to actually putting it into a sentence, you might not necessarily use each individual word the same way, depending on what you're trying to say as well. And I imagine too that it's like with trying to learn English, because we have certain words that obviously if you take each word individually and put it into a sentence, you can definitely come up with things that don't necessarily make sense because they're missing a bit of context to what you're actually talking about. Buondì, Claudia. Come stai? Bene. Non dovresti nascondermi le cose. È perduccio. Che ha fatto? Credo che mi sia stato infedele. Chi te l'ha detto? Le altre ragazze. Pensavo che fossero mie amiche. Arpie. Faresti bene ad evitarle. Io lo amavo. No, Claudia. Tu credevi di amarlo. Gli auguro di soffrire per ciò che ha fatto. Aspetta qui. Vado a dirgli 2 parole. Hey there, Cheesy. Welcome on in. Cue Crazy Claudia. I love how she goes from the expression of sadness to, I'm going to kill him, sort of thing. Beat a cheat. Find and punish Duccio. That was quick of Claudia in her moods. It really was. Actually, speaking of Ezio's sister, Claudia, I still feel that when they actually think about female protagonists of the series that they could have done games on, they sort of ignore Claudia, because in AC2, when we first meet her, we see that she's someone that really, really thought that Duccio actually loved her, and she realizes
pretty quickly that that's not the case, because actions speak louder than words, and Duccio may have told her that he loved her, but his actions are saying otherwise. And so Ezio is going to deal with Duccio, but it doesn't mean that Claudia is weak by any imagination. If Claudia was actually there and facing Duccio, I'm sure that she would probably kick him in the nuts or something, you know. But I feel that Claudia is a character that they could really explore more in the series, because she becomes an assassin in Brotherhood, but after that, we don't really see her in action as an assassin, and in Revelations, we never see her again, though Ezio is writing letters to her, but we never see her again. And we don't know what sort of things that she got up to as an assassin. Now, maybe in the comic books, they've actually covered some of this, but I feel that they could really mine a lot from other members of Ezio's family that also became assassins as well. And there's also, like, his grandfather and everything that happened there as well, chronicling how he came to take the name Auditore and how he came into money and all that kind of stuff. But yeah, I really feel that Claudia is one of those characters that people, i.e. at Ubisoft, seem to forget a lot when they're talking about female protagonists in the series. I know she doesn't actually have a game where you play as her, but that's kind of my point. There should have been a game where at some point we played as her. The Chronicles would have been a good umbrella title to have for games like that, at the very least. But when I say that too, I don't mean to say that all games using that title would have to be 2.5D, like the trilogy that we got. But they could very well have used the title Chronicles as other games in the series that focus on other characters, like Claudia, for example, or Yusuf. And they could have also been done in the 3D AAA sort of style, but maybe a bit smaller scaled. But still, I feel that there's a lot of missed opportunities that could still be rectified if they actually wanted to, but for some reason they just seemingly don't as well. Anyway, that's my bit of a rant on how Claudia is kind of forgotten a bit by Ubisoft in the grand scheme of female protagonists in the series. Cos'ha per muoversi così? Le emorroidi? Because there's a lot of stories that they could tell, because obviously when she becomes an assassin in Brotherhood, Ezio's off doing things, dealing with Cesare Borgia, and so we could also see what things were like for her, but also they could delve into her side of things through the events that happen in AC2 and see things from her perspective, especially the loss of her brothers and her father as well. You know, we do see her reacting to that news, of course, but the actual effects of that, the game doesn't really go into too much with her, at least. With Maria, their mother, though, it does. But that could be another thing, too. They could insert some scenes in a Claudia game where she flashes back to those early years, and we also see some things about Maria from her perspective that we haven't seen in Assassin's Creed 2 or even Brotherhood. Duccio, è bellissimo. Voglio solo il meglio per te, amore mio. Ma che ne è di Claudia? Non ti eri promesso a lei? Mio padre dice che potrei avere di meglio che un auditore. Birbante! Vieni, camminiamo un poco. Camminare? Oh, io ho ben altro in mente. No, Duccio. Ehi, lurido porco! Ezio, amico mio. Ma che ti piglia? Insulti mia sorella, andandotene in giro con questa puttana. Ma di che stai parlando? Ho visto il dono che gli hai fatto. Ho udito le tue parole. Forse tua sorella non dovrebbe essere così avara con la sua virtù. Le hai spezzato il cuore. E a te spaccherò la faccia. Voi auditori siete bravi solo a parlare, ma quanto ai fatti? Chiudiamo questa faccenda. Ti farò pentire di quello che hai detto. Avrei potuto insegnare parecchie cose a tua sorella. È fortunata ad aver avuto uno come me. Bastardo! Andate via, figli di cani! Basta, mi arrendo.
Sta lontano da mia sorella! Good one, Tech. Dandelion, is that you? Ah, Dandelion. This will be my Assassin's Creed game for today and Sunday this weekend, and also next weekend as well. However, on the 16th of this month, I'm actually resuming my unique Black Flag playthrough, where in that playthrough, I play the story up until a point where a character tells Edward to meet them in a certain amount of time, and I actually wait that amount of time in real life before I continue the story in that playthrough. So the next stream towards that playthrough will happen on the 16th of September, which will make it 2 months. Ezio! Which will make it 2 months after the last stream for that playthrough, where a character at the end of that stream said to meet them in 2 months' time. So the 16th of September will be another Black Flag unique playthrough stream to continue that playthrough moving forward. If in the event I actually finish this game before the 16th of September, then I'll just have to come up with some other Assassin's Creed game to do before. And if it comes to that, I can always do one of the Chronicles games, because I can finish them in one stream pretty easy. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Ti stai riprendendo dalla notte scorsa? Non so davvero a cosa vi riferiate. Certo che no. Comunque, ho una commissione da fare. Vorrei che mi accompagnassi. Con piacere. Vieni, non dista molto da qui. Friend of the family. Help Maria with her errand. So tutto della tua zuffa con Vieri. Quale zuffa? Oh, ti prego, smettiamola con i giochini. Ci ha insultato. Non potevo permettergli di continuare. Sono sicura che stia passando un brutto momento per le accuse contro suo padre. Francesco De Pazzi è un essere spregevole, ma neppure io l'ho mai creduto capace di un omicidio. Che cosa gli accadrà? Immagino che ci sarà un processo. E mio padre testimonierà? Per forza. È lui che ha in mano le prove. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla da temere. Tutti vogliono che sia fatta giustizia. È una circostanza incresciosa, ma passerà. Eccoci qua. Salute, Leonardo. Madonna Maria. Questo è mio figlio, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Vado a prendere i dipinti. Torno subito. Ha un grande talento. Immagino. Esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita. Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Madre! Torniamo a casa vostra? Sì, sì. Ezio, ti spiace aiutare Leonardo? Allora, Ezio, di che ti occupi? Sta lavorando per suo padre. Ah, diventerai un banchiere. Per ora.
E tu? Pittura, vero? A dir la verità è un po' difficile collocarmi. La pittura mi piace, ma a volte mi pare che al mio lavoro manchi, non lo so, uno scopo. Capisci cosa intendo? Vorrei occuparmi di cose più concrete, più reali, come l'architettura magari, o l'anatomia. Non mi accontento di riprodurre il mondo, voglio cambiarlo. Oh, Leonardo, non ho alcun dubbio che farete grandi cose. Vi ringrazio, Madonna, siete molto cara. Grazie dell'aiuto, figliuolo. Non ti distolgo ulteriormente dai tuoi doveri. È stato un piacere conoscerti, Ezio. Spero di rivederti presto. Anch'io. Verdura fresca di giornata! Tech, one element that you still enjoy from this game is the wonder of discovery, in terms of how the Shadow War is fought with people who hide in plain sight, how his family was so well placed, yet all these things he is forced to discover were there his whole life in plain sight. Exactly, you know, and it's a shame that Giovanni wasn't able to actually inform Ezio of the assassins and his family's lineage as being assassins and the Templars and all that kind of stuff. But as we'll see, there's something that Giovanni tells Ezio he wants to tell him, wants to speak to him about. But unfortunately, the events transpire as they do, where his father gets captured. But I've always wondered that if that didn't happen, I'm sure that Giovanni would have actually told Ezio about what was going on, about being an assassin, about the history of the assassins versus the Templars, and the fact that the Vieris are Templars and all that kind of stuff. But unfortunately, he didn't get the chance to do that. And so it falls on his uncle Mario later to actually be the one to explain these things. But that's actually a good observation, Tech, and something that I never really thought of it in those terms before. But you're right, you know, there's this whole secret angle that Ezio himself doesn't know, his mother knows, and his father knows, of course, and his brother knows, but, well, it's implied that his brother knows, because Ezio says to Claudia when he's actually inducting her as an assassin, he says that, you know, our brother and our father, you know, stood before a fire like this and pledged themselves to the assassins. But yeah, it's definitely interesting when you think about it in those terms too, hiding in plain sight, a secret going on behind closed doors and under the nose of people that they don't realize because they're just experiencing their life the way that they have always done, and so Ezio has no idea, and he's just living his flamboyant kind of life as the son of a banker. Che cosa ci fai qui fuori, Petruccio? Dovresti stare a letto. Voglio quelle piume. Per fare che? È un segreto. Se te le vado a prendere, tornerai dentro casa? Sì, te lo prometto. Petruchio's secret. Obtain eagle feathers for Petruchio before he gets in trouble for sneaking out of bed. So I don't know what they intended for Petruchio to want to do with the feathers, but I imagine that he wanted to create something for his mother. But of course, we never find out exactly why he wanted the feathers.
Tieni, come promesso. Grazie, fratello. Ancora non mi hai detto a che ti servono. Vedrai, vedrai. Stan Petruchio looking into your soul and knowing that your name and that your title and that everything about you is in his brain. Take you under the impression that the family flag was his aim. Quite possibly could be, especially if you take into consideration the fact that when you actually get all 100 feathers in the game, that you get given the gift of the Auditore family cape. Ezio, entra, figliolo. Ho bisogno che consegni questi plichi a dei miei consociati in città. Ho bisogno anche che ritiri un messaggio da una colombaia non lontano da qui. Va bene, sarà fatto. Torna qui non appena finito. Ci sono faccende di cui dobbiamo parlare. E per favore, figliolo, sta lontano dai guai. Special delivery. Deliver 2 letters and retrieve a third from the pigeon coop for Giovanni. Then return to him. Before I start this, be back in a moment. So these letters, you can't see the contents of them. Ascoltate! Fra Donato, Pio uomo, desidera ricordare a tutti i cristiani di sicura fede che occorrono rimorsi. Sarà permesso. Dio del cielo, finirà col far perdere a qualcuno. Ammonisce i suoi membri a non fare affari con i Bentivoglio di Bologna. Tale misura draconiana è dovuta al pessimo trattamento riservato a uno dei colleghi più stimati e resterà in vigore fino a che giustizia non sarà fatta. Ho una consegna da... Giovanni Auditore? Sì. Ti hanno seguito? No. Perché dovrebbero seguirmi? Dammi il plico. Dì a tuo padre che ci muoviamo stanotte, che faccia altrettanto. Chi si muove? Che succede qui? Ehi, tornate qui! Spiegatevi! Sarà scarso per chi ci rimetterà una gamba.
Sei il figlio di Giovanni? No, idiota. È solo uno che per caso è tale e quale a lui. Dammi qui. Sto tranquillo, ragazzo, non siamo contagiosi. Almeno non io. Errands are done. Ho molti accessori che vi donerebbero assai. Cosa fa? Ma è pazzo! Venite a provare le delizie del mio orto! Cavoli, rape, cipolle! È tutto buono! Padre? Federico? Oh, Ser Ezio, grazie a Dio. Che è successo? Dove sono tutti? Hanno portato vostro padre e i vostri fratelli a Palazzo della Signoria, in prigione. E mia madre? Mia sorella? Ezio. Claudia? Stai bene? Sì, ma nostra madre... È sconvolta. Ha opposto resistenza e loro... Qui sono in pericolo. Puoi portarle da qualche parte? Sì, sì, da mia sorella. Bene, d'accordo. Intanto andrò a trovare mio padre. State attento, messer Ezio. Le guardie cercavano anche voi. Jailbird, reach Giovanni's cell at the top of the Palazzo della Signoria and find out why he has been imprisoned. Il Dio mi testimone! Quest'uomo è un bugiardo e un ladro! Nessuno dei miei clienti avrà un abito a meno. Prezzi così bassi che non... L'arte del cambio ammonisce i suoi membri a non fare affari con i bentivoglio di Bologna. Tale misura draconiana è dovuta alla leva di... Altri stranieri. Quel mantello. Dannazione, lo sto per bene. La signoria ha indetto un concorso per erigere una nuova sala del municipio presso Santa Maria Novella. I membri dell'arte dei maestri di pietra e legname intenzionati a partecipare devono presentare richiesta al gonfaloniere. Le notizie di oggi. La carenza di grano dovuta allo scarso raccolto di quest'anno ha fatto salire il prezzo a 6 lire alla libra. L'armo è dotato di prezzi di castello all'angolo vicino Pontapiede. Ezio, Padre, che è accaduto? qualche percossa, ma sto bene. Che ne è di tua madre e di tua sorella? Sono al sicuro. Ci ha pensato Annetta? Sì, ma ve l'aspettavate? Non in questo modo e non così presto. Ma ora questo non conta. Che volete dire? Spiegatevi! Non c'è tempo, ascolta bene. Torna a casa. Nel mio studio c'è una porta segreta. Usa il tuo fiuto per scoprirla. Lì troverai una cassa. Prendi tutto ciò che contiene. Molte cose ti parranno strane, ma hanno tutte grande importanza. Hai capito bene? Sì. Bene. Tra queste c'è una lettera, assieme ad alcuni documenti. Ho bisogno che tu porti quelle carte a messer Uberto. Era con me nel mio studio stamane. Il gonfaloniere, me ne ricordo.
Ora vi prego, ditemi che accade. È opera dei pazzi tutto questo. C'era un messaggio per voi alla colombaia. Diceva... Va, Ezio, presto. Ma da dove che... Avviso riguardante le pubbliche fontane! Non riversate tinture o residui di lavorazione nelle fonti d'acqua cittadine! Ricordate, la concia deve avvenire fuori dal territorio urbano. I trasgressori saranno puniti. Family heirloom. Recover Giovanni's documents and deliver them to Uberto Alberti. Mio padre ha detto che qui c'era una porta. Hello, Seedle. Welcome on in. Good morning to you as well. I hope things are going good. Devo consegnarli a Messer Alberti. Seedle, yep, your first AC was Origins. Oh, that's cool. That's a good one. I like that one. I like that one and the story in it. And the setting as well. I think they did a great job with it. Indeed, Tech, here we go again. So Ezio putting on his father's outfit and taking his father's hidden blade. And the reason why the hidden blade is actually damaged is because in the AC lineage live-action short movie, they actually show that Giovanni, when he's fighting with it, there's a fight where it gets broken. And so that's why when Ezio gets the hidden blade, it's broken and needs repairing. So I like that sort of like detail that they added in that live-action movie. And if anyone hasn't seen it before, definitely recommend checking it out. If you've ever seen those History Channel documentaries, probably the ones from like the early 2000s and that, they're very similar to that. But it would have been interesting back then to actually get like a mini-series of Assassin's Creed. If you get the Ezio Collection, it's actually part of that. When it originally came out, it was actually separated into 3 episodes, but you can of course get it in its full entirety. I'll just provide a link to that. It's kind of like a bit of a prequel to Assassin's Creed 2 as well.
Traditore! Ehi, perché quelle spade? Non dovreste arrestarmi? No! Laggiù, Che volete? Dove credi di andare? Che tu muoia! Beh, questo non accadrà. Quindi perché non cerchiamo delle alternative? Non ci sono alternative. It's so convenient that the guards before this point didn't actually have weapons to fight Ezio with. And now they decide, hey, we should make sure that we bring a weapon, because our instincts are telling us that Ezio will actually have a weapon. Next year, this game will celebrate its 15th anniversary, and I definitely have something that I want to do for that. In fact, I'm kind of thinking of ideas as I go through in this playthrough. Là, seguiamolo! Tech Rod, no weapons that we could see. Well, that's true. Maybe the guards had some secret weapon that only they could see. And then for some reason they decided to let Ezio see it finally. Ezio Auditore, che cosa ci fai qui a quest'ora? Io non... Aspetta, prendi fiato, riordina i pensieri. Hanno arrestato mio padre e i miei fratelli. Questo è per voi. Ah, ora capisco. C'è stato un malinteso, Ezio. Rimedierò a tutto domani. Come? I documenti che mi hai portato contengono prove di una congiura contro la tua famiglia e contro la città. Presenterò questi scritti domattina all'udienza e saranno liberati. Vi ringrazio, signore. Di nulla, figlio mio. Hai bisogno di un posto sicuro. Sei il benvenuto qui. No, grazie. Ci incontreremo in piazza. Sta tranquillo, Ezio. Andrà tutto per il meglio. Exactly, Tech. If only he knew. Broken hidden blade acquired. Codex page acquired. The same codex pages that Altair wrote after the events of the first Assassin's Creed game. The Templar presence in Accra was diminishing, and they were going to Cyprus. And in Assassin's Creed Bloodlines, that's the storyline. Altair is going after the Templars in Cyprus, and in tow he has Maria Thorpe, who we meet in AC1. The Templars no longer trust her after what happened in the events of Assassin's Creed 1, namely the fact that she was spared by Altair. And so the new head of the Templars is suspicious of Maria and doesn't believe that she was let go because of some kind of like charity or mercy. Believes that she's somehow consorting with the assassins, so she's not fully trusted anymore.
But anyway, we see certain points to the game's story where Altair is actually writing the codex pages that form his journal, and some of those cutscenes actually have dialogue lifted directly from the codex pages that you can read in Assassin's Creed 2. So I like how the connections were made across those 3 games. Bloodlines released on the PlayStation Portable, and it actually came out the same year that Assassin's Creed 2 did. It's actually not a bad game, considering the format and the fact that they were able to take the way that Assassin's Creed 1 played and actually translate it to PlayStation Portable was actually quite good. The only downside is if you want to move the camera, you have to press buttons to move it. You can't just move it with a control stick, because namely there was no control stick. So if you're playing it on PC, you'll probably have to use some sort of like program to change it so that the button presses are actually left, up, right and down movements with your right control stick on your controller. But it was actually one of the first things that Darby McDevitt actually worked on for the series. Showing early on his attention to detail, but also his striving to make sure that new stuff that he implements actually matches what's come before. Last man standing. Attend the acquittal of Petruccio, Giovanni, and Federico. Giovanni Auditore, voi e i vostri complici siete stati accusati di tradimento. Avete delle prove da presentare a vostra discolpa? Sì, i documenti che vi sono stati consegnati la notte scorsa. Temo di non sapere nulla di tali documenti. Sta mentendo! Devo avvicinarmi. In assenza di qualunque prova contraria alle accuse, mi vedo costretto a dichiararvi colpevole. Voi e i vostri collaboratori verrete pertanto condannati a morte. Sei tu il traditore, Uberto, sei uno di loro! Oggi potrai anche toglierci la vita, ma avremo la tua in cambio! Lo giuro, noi ti... Padre! Laggiù! Prendete il ragazzo! È uno di loro! Ti ucciderò per ciò che hai fatto! Guardie! Arrestatelo! Uccidetelo. Ti conviene scappare, ragazzo. Svelto. Eccolo! Lì, lì! Non durante il mio turno. Non lo vedo. Dov'è? Potreste parlare a qualcuno? Non sono che una pulce, non valgo un secondo del vostro tempo. Hey there, like. Even in Italian, this guy is shady and annoying. Ho una piccola Oh yeah. richiesta per te. Ho identificato alcuni strani segni che appaiono nell'Italia del Rinascimento. Non so a che cosa servano, ma vorrei che mi aiutassi a scoprirlo.
Rebecca ha indicato la loro posizione approssimata nel database con un'icona a forma di occhio e li ha fatti anche brillare. Facci attenzione. Sir Ezio, grazie a Dio. Vi ho cercato dappertutto. Io non sono riuscito a fermarli, Annetta. Ci ho provato, lo giuro, ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da loro. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare, ci vedremo lì. Da mia sorella, appena a nord del Duomo. Vado subito. You're definitely right, like... And the thing is too, like, when you think about performance and different languages as well, it's amazing how things that might seem very obvious aren't necessarily always a case of, oh, it's naturally done that way. To actually convey emotion beyond just your facial expressions and being able to use the words, but not just the words on their own, but also to actually put forth some kind of like emotional connection between you as the person performing it and the character actually feeling it and then saying it. And then you think about translating that to different languages and how even people who don't speak another language can use visual cues, but also the way that things are being said. Hearing someone be angry in a different language, even the people speaking it, even though the people who don't speak it, I mean, may not know exactly what's being said, they can read between the lines of how it's being said to understand, okay, this is something that's angered the person. L'arno è esondato nei pressi di Castel Sant'Angelo vicino Pontassieve. Saranno costose, ma queste meraviglie. And so far, I'd say that the actors who they chose to do the Italian voices are doing a good job at conveying that. Un altro idiota del Non me ne retta, quel magnifica, quel mediocre del cos'è l'ultima moda in fatto di quel Eccolo! Sarà mica. It's also more than just saying the lines too. It's also understanding what emotion is being conveyed through that and being able to convey it in a way that fits. Anyone can take a sad line of dialogue and just say it verbatim without actually putting much effort into the actual emotion behind it. But there are things that you need in order to make it stick. And that's part of why when you watch something or you play something, the part of your brain that is receptive to emotion and subconscious aspects, you know, and all that kind of stuff is being engaged. And the part of you that knows that you're watching something fictional can take a back seat. Now, obviously, there's, you know, different things that can happen that take people out of that, and it's different for everyone. Some people might be taken out of immersion of story based on the fact that the clothing that the character's wearing is not to their taste, and so their focus is on the clothing, not the actual words being said in the scene. And that creates a situation where they don't necessarily like. Quello è uno dei simboli. Che cosa significa? Deve essere lì per un motivo. Puoi darci un'occhiata da vicino? Ehi, prova a usare l'occhio dell'aquila. Un attimo, non è possibile. Non può... Quello è un codice informatico. Un secondo che lo compilo. Oh, merda, è un file criptato. Mettimelo sul computer. Sono un mago a decifrare. Non riesco, è compatibile solo con l'Animus. Trasferiscilo a Desmond. Non posso crederci.
Mi chiamano Soggetto 16. Ascolta, non mi resta molto. C'è una cosa che devo farti vedere. Una cosa su cui ci hanno sempre sentito. Tutto quello che sappiamo, tutto quello che siamo portati a credere, è falso. Ok, ho trasferito la prova, il file che dimostra tutto, ma l'ho diviso in 20 pezzi e li ho protetti con un codice. La prudenza non è mai troppa. La regina Isabella... No, non lei. Ma in che secolo siamo? Vabbè, non importa. Ascolta, ho nascosto il codice del primo file in questo programma. Trovali tutti. Col percorso inizierai a capire la verità. Ma come ha fatto a entrare nel nostro Animus? Ah, il nucleo di memoria. Abbiamo trasferito il nucleo di memoria del 16 dall'Abstergo all'Animus 2.0. Deve aver violato il sistema quando Vidic usciva dalla sala fra una sessione e l'altra. Ehi, aspettate un secondo. I segni sulle pareti all'Abstergo, quelli scritti col sangue, erano indizi. Ci stava dicendo di cercarli dentro l'Animus. I don't think I'm going to be doing all of these for this playthrough, but I just wanted to indulge the game just by doing this first one. Also, just in case Sean keeps on harping about these every time I come across one, 5 of these mythic scenes share a core similarity. Pick them out and you'll begin to see. So there's 20 of these, and when you get all 20, you unlock the final full video. They harken back to this in Assassin's Creed Valhalla, where there's video files that you get, and once you actually get all of them, you can then see the full scene in full. And I like how they did that. What I'd like to see Ubisoft do at some point in the future is actually do this kind of thing, but with their marketing for an Assassin's Creed title. Release a clip every 2 weeks, and once the game comes out, or the day before it comes out, actually release the full video of all the clips. However, to make sure that what they're showing in the video isn't completely able to be constructed in the individual video files, maybe have some that are missing that only get filled in once the game actually comes out. So that what you're doing is you're creating interest in what the actual video is going to be before the new game comes out. And then when the game comes out, you'll get a version of that which is slightly different, that shows you some contextual things that explain certain things that are happening in that new game. Probably a good game to do that with would be one that concerns itself with exploring Abstergo in their earlier days. I can't remember the exact year that they were created, but they were created in the 1930s in the AC universe. That's when the Templars decided to create an organization that they would use. Non ho mai visto nessuno così strano. Dico davvero. Forse abbiamo sbagliato casa. No, no, è quella giusta.
È un piacere fare la vostra conoscenza, messer Ezio. Annetta parla molto bene di voi. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cortesi parole, madonna. Ti prego, chiamami Paola. Grazie per l'asilo offerto alla mia famiglia, Paola. Era il minimo che potessi fare. Devi essere stanco. Magari vuoi... No, grazie. Non posso restare. Perché? Dove vuoi andare? A uccidere Uberto Alberti. Comprendo il tuo desiderio di vendetta, ma il gonfaloniere è un uomo potente. E tu non sei un sicario, Ezio. Risparmiami la predica. Ma posso far sì che lo diventi. E perché dovresti insegnarmi a uccidere? No. Io ti insegnerò a sopravvivere. Vieni. Fitting in. Learn the ways of the courtesans. La discrezione è la chiave del mio mestiere. Dobbiamo aggirarci liberamente per le strade, viste ma non viste. Anche tu devi imparare a confonderti come loro tra la folla. Le mie ragazze ti spiegheranno come. Ti piace quel che vedi? Buongiorno. Dove ho già visto quell'uomo? Ehi, chi è quello là? Altri stranieri. So in this game, they replaced the put your hands together and bow your head like you're a holy person from AC1 and changed it to a fast walk. Cos'è l'ultima moda in fatto di maschere? Ha un sarto bizzarro. Mantello bizzarro. Da dove arriva? Bene. Ora che hai appreso a passare inosservato, ti mostrerò come servirtene per far di più che spostarti. Ti insegneremo a rubare. Thief, you are filth. Non devi indugiare. Die, thief. Dirty thief. I'll have your hand for that. Sì, coraggio, fagliela vedere! Spaccala! Ah, avanti così! Di qualunque cosa si tratti, voglio starne fuori. Cheesy. Thief, you are filth. Go have a bath.
Potete andare, ragazzi. Dobbiamo proprio. È così carino. Da mangiarlo. Ora che hai imparato ad avvicinarti al nemico, dobbiamo trovarti un'arma adatta. Quale mi consigli di usare? Ah, ma tu conosci già la risposta. Ehi, la lama è la polsiera di mio padre. Come le hai avute? Con le stesse abilità che ti ho appena insegnato. Non è proprio in condizioni perfette. Immagino che tu conosca Leonardo da Vinci. Sì, ma che c'entra un pittore con tutto questo? È molto più di un pittore. Portagli i pezzi e vedrai. Prima di andare, un'ultima domanda, se posso. Certo. Perché sei stata così pronta ad aiutare me, uno sconosciuto? Anch'io conosco il tradimento. Tech, aren't you able to steal from the girls with the little floaty comments? No, that's actually in Venice. That's for a very specific mission where you have to steal the flowers and get as many flowers as you can. That's awesome that Morrow's got a hidden blade emote as well, Crooked. That's cool. Ace up my sleeve. Visit Leonardo da Vinci at his workshop to see if he can repair Giovanni's blade. Crooked, you really like her backstory and how Giovanni helped her get out of trouble and join the Brotherhood. Gives another layer to why she's helping Ezio. That's really cool that they do that. It's been a long time since I read the database entries for a lot of these games, so it'll be good. Because when I do my playthrough of this game, for example, celebrating its 15th anniversary, I definitely want to read all the database entries because it's been a long time. And it's good that they add little details like that. It really fleshes out the characters more and also gives you a little bit of backstory about them. La signoria ha indetto un concorso per erigere una nuova sala del municipio presso Santa Maria. Che abbigliamento bizzarro. Dove sta forse non c'è un... Ehi, aspetta. Là, sarà mica... Così, così! Ammazzalo! Lasciatemi! Nulla a che fare con questo! Ehi! Avanti! Adesso! I forgot we don't have a sword. And I tried to pick up the sword, but the game wouldn't let me. Ma che sta facendo? Begli stivali! Eccolo! Prendiamolo! Andate via, figli di cani! Ehi, giù le mani! Oh, ah! The sound effects. Eccolo! La carenza di grano dovuta allo scarso raccolto di quest'anno ha fatto salire il prezzo a 6 fiorini alla libra. L'armo è esultato nei pressi di Castel Sant'Angelo vicino Pontassieve. Tech, Leo will just add these to his pile. He's just like, oh, more cadavers. Ah, Ezio Auditore. Non mi aspettavo certo di rivederti dopo tutto quello che è successo. Ah, perdona i miei modi. Bentornato. Bene, che posso fare per te? Speravo che potessi ripararmi una cosa. Ma certo. Vieni, di qua. Ah, che confusione. Qui non si trova mai nulla. Lasciami fare un po' di spazio. Va bene, vediamo. Affascinante. Non saprei, Ezio. Nonostante gli anni, la meccanica è piuttosto avanzata. Non ho mai visto una cosa simile. Temo di non poter far molto senza i progetti originali.
Mi dispiace. Aspetta un istante. Che stai facendo? Il contenuto di questa pagina è cifrato. Ma se la mia teoria è corretta, in base a questi schizzi potrebbe benissimo... Potrebbe benissimo cosa? Siediti. Leonardo... Shh. Notevole. Se trasponiamo le lettere e ne scegliamo una ogni 3... Fatto. L'ho finita. Finita cosa? La lama. Sono riuscito a decifrare la tua pergamena. Mi ha indicato esattamente cosa fare. Ora non rimane altro che tagliarti l'anulare. Veramente? Mi duole, ma è così che deve essere fatto. La lama è pensata per garantire la dedizione di chiunque se ne serva. Bene. Falla svelta. Stavo solo scherzando, Ezio. Anche se un tempo la lama richiedeva un sacrificio, è stata modificata. Puoi tenerti il dito. Incredibile. Per davvero? Dimmi, hai altre pagine come questa? Mi spiace, è l'unica. Senti, se dovessi trovarne un'altra del genere, ti prego, portala qui. Hai la mia parola. E grazie per avermela aggiustata. Per ordine della Guardia Fiorentina, aprite la porta! Solo un momento. Aspetta qui. Florentina Guarda, open up. Sei tu Leonardo da Vinci? Sì, come posso servirvi? Voglio che tu risponda a qualche domanda. Certamente. Qual è il problema? Un testimone afferma di averti visto frequentare un nemico della città. Cosa? Io frequentare? È assurdo. Quando è l'ultima volta che hai visto o parlato con Ezio Auditore? Chi? Non fare il finto tonto. Sappiamo che eri amico della famiglia. Forse questo aiuterà a schiarirti le idee. Sei pronto a parlare? Allora ti decidi. Eccolo! Grazie, Ezio. Mi dispiace molto. Ormai ho fatto il callo ai loro abusi. E il cadavere? Mettilo dentro assieme agli altri. Gli altri? Me li procura la città per i miei studi. I like how when they programmed you to pick up someone and carry them, so his head lolls back like that when you're standing still to signify he's dead, but when you actually start moving, the dead body moves its head to position it so it's looking at Ezio as he's being carried. Là sopra. Visto? Come non fosse mai accaduto? Grazie, Leonardo. Per tutto. Di nulla. E ricorda, se trovi altre di quelle strane pagine, portamele. Se dovessero contenere dei nuovi progetti, adatterò anche la tua lama. Certamente. Ora dovrei davvero tornare da Paola. Porgile i miei omaggi. Like, that would be terrifying in real life. It well and truly would be. When their head just goes back to a position where it's like they're still alive, even though they're dead. Alright, so we can use the Hidden Blade in combat. In Assassin's Creed 1, you can do counter kills with the Hidden Blade, but you have to be very, very precise. In this game, they give you a little bit more of a window of opportunity for you to get it right, but you still need to be pretty quick. But in Brotherhood, they sort of extend that window a bit more as well.
Hey, Anasune. How's things going? And the good thing about counter kills with a hidden blade is that if you can pull it off, every single enemy type can be killed by using the hidden blade counter kill, and it'll be an instant kill if you get the timing right, of course. Whereas if you do it with like a sword, you might have the animation where you hit the enemy and then they block it, and then, you know, you get repelled and all that kind of stuff. Laggiù, eccolo! Addosso! So that's too early. Have to wait almost before they're about to actually hit you, but sometimes not. And that'll work on brutes as well. Honestly, things are alright. You ended up sleeping in quite late today, like 3 PM late. Oh, really? So that's definitely a long sleep in, that's for sure. Well, I hope it was a good rest. Like, now in modern AC games, the hidden blade is no longer a melee weapon, lol. Yeah, it's a shame that you can't use it as, like, a knife. Like you would use a knife in these games. Conosco quello. Eccolo, laggiù. And when it comes to assassinating enemies, if there's 3 enemies, you can get them all assassinated with a one-hit kill with a hidden blade. But you have to be quick though, because once a certain window of time closes, then you'll have to actually deal with them in combat stance. Conosco quello. Eccolo, lì! Forza così, fategliela vedere! Tech, your favorite animation is the breaking of a spear. It is cool when you can sort of like take the enemy's weapons and just basically dismantle the weapon. That's what I like about the Batman Arkham games, where you can dismantle the enemy's guns and stuff. Hey there, Afro. How's things going? It's a good life we lead, brother. Indeed. Such a great quote from this game. Sei stato via per un bel po'? Leonardo è un chiacchierone. Ah, lo so. Ma confido che non abbiate solo parlato. Notevole. Non sai quanto garba a me. Io ti ho donato l'abilità. Leonardo ti ha dato la lama. Ora non ti resta che agire. Dove posso trovare Uberto? Secondo le mie ragazze, stasera assisterà alla presentazione dell'ultima opera del Verrocchio, presso il chiostro di Santa Croce. Veglia su mia madre e mia sorella mentre sono via. Sicuro, Ezio. Come se fossero le mie. Judge, jury, and executioner. Visit the art show at Santa Croce, find Uberto, and exact revenge. With pleasure. Anasune, saw a video about how in Arkham Knight, Two-Face's voice lines change depending on whether you arrest him before or after you finish the main story. Yeah, I love it when games do that kind of thing. Creates something that's a bit different if you haven't done it that way before, so that when you do it another way, you get rewarded with something different that they say. So I like when they do that in games. Afro happens with every character. Yeah, it's cool when they do that too as well. Tech, will we be going for the iconic white armor? Not necessarily. Yeah, I'm not really too concerned about getting armor upgrades and stuff like that.
Like, I might get them, or I might not get them. Prendetelo! Pietà! Non uccidetemi! Voglio restarli fuori! Dove ho già visto quell'uomo? Like, you know, developers really had fun with making Arkham Knight. You can tell by how well the game has aged. Yeah, it's unfortunate that PC users had so many issues with it. It's a shame that that kind of, you know, ruined things. But I think that the game has a great story, and I like how they utilize Joker as well. I think that was a very clever way to bring Joker back into the game in a way that actually can make sense and doesn't step on the fact that he died in Arkham City. Ancora questa storia. Hai oltrepassato ogni misura, Uberto. Senti chi parla di misure. Tu, che ti sei incoronato Lorenzo de' Medici, principe di Firenze. Questo non è vero. Certo che no. Sempre innocente. Comodo, eh? Almeno adesso sappiamo fin dove puoi arrivare. Cioè a dire, da nessuna parte. È stata una preziosa lezione per me e i miei alleati. Sì, i tuoi alleati, i pazzi. È di quei cani che si tratta, vero? Bada alle tue parole, Lorenzo. Potresti attirarti attenzioni indesiderate. Alright, just thought of something that I want to do. I'll just set it up. If I can. And I can't. Okay. That puts that to bed. I can't do what I wanted to do. I was going to take my animated emote of the hidden blade and then modify it and then have it so that it's flipped, and then that way I'd be able to put in chat that, but having the second hidden blade going in the other direction. But I can't actually do that without creating an entirely new animated emote with the image flipped. It only seems to actually allow me to do that with free follower emotes for some reason. Ha un sarto bizzarro. Dove si trovano cappe? Avete forse bisogno di un medico? Questo vestito mi fa sembrare il sedere grosso. Mi è caduto. Il nostro vino è dolce. Buondì. Buonasera, gonfaloniere. Buonasera a voi. Mi auguro che vi stiate divertendo. Sicuro. Una piacevole distrazione da questa brutta faccenda della famiglia Audit. Dire che un tempo consideravo Giovanni come un fratello. Non è colpa vostra. Come potevate immaginare ciò che tramava? Io dico di cancellare il nome di quel traditore dagli annali. Che la storia ne dimentichi l'esistenza. Sì, se volete scusarmi un istante. Uberto, avete un momento per me? Qualunque cosa per voi, Beatrice. Diteci dunque, come ci si sente ad essere un eroe? Oh, vi prego,
Mi confondete? Come gonfaloniere ho il dovere di assicurarmi che la città di Firenze rimanga un fulgido esempio di giustizia. Non ci sarà spazio per la corruzione finché avrò il potere di contrastarla. Siete un tesoro, Umberto. Spero che Lorenzo se ne renda conto. Già, il nostro grande signore, Lorenzo. A più tardi, mie signore. Tu... Tu avresti fatto lo stesso per salvare coloro che ami. Sì, certo. E l'ho fatto. Gli auditori non sono morti! Io ci sono ancora! Io! Ezio! Ezio Auditore! Interesting. So there's no actual Italian dialogue for this. This document is meant to serve as a record of all I've learned over the past few weeks, in the event that I am silenced and prevented from sharing it with you myself. Understand first that the Duke of Milan's murder was no mere political maneuver. Rather, it is but a piece of a conspiracy that reaches far beyond Firenze, counting members in Roma, Venezia, and Forli, to name but a few cities. Attached to this note is a list, or rather, the start of one, of those I know to be guilty. Its contents are by no means complete, but I intend to rectify that shortly. I can, however, say with certainty that the Pazzi family is involved. We must move quickly to question Francesco before he buys his freedom from prison. Doing so will surely add more names to the list. I already have my suspicions as to who these men are, given that their deeds bear all the hallmarks of an old enemy. I fear they... The note abruptly ends here. Giovanni must have had to stop and hide it when the guards showed up to arrest him. Laggiù, prendetelo! Così, forza, forza! Andatevene su! Se ci vedete alla vita! Non morirò in modo disonorevole. Non mi sopravviverai a lungo, vedo. Voglio restarne fuori! Alright, so the hidden blade counter kill is more difficult when they're doing that attack on you. Lo vedo, laggiù! Colpitelo da dietro! A che serve uccidere? Non farlo! Venite amici, ho urina fresca di pecora. Cosa avrà da nascondere? Perché mi sembra di... Ehi, laggiù! Fateli piangere! Correte! Sono impazziti! Mio Dio! Via, via, via! Dannazione! Meglio andarsene! All'assassino! Un omicidio proprio di fronte a me! Guardie! L'assassino! C'è un assassino in giro! Come osate profanare i morti? Il resto ce lo meritiamo. Abbiamo affidato la nostra sicurezza a questi manigoldi. Miserabile ladro. Cosa fa?
sarto bizzarro. Ho una strana sembra scomparso. Seedle, be careful using the hidden blade. Bike lost a finger. Other way, he now has more space to use his weapon. That's true, yeah. In the struggle to kill Eurydoros, he forgot to make sure that when he triggered the hidden blade that he didn't actually move his palm back to make sure that the blade could pass through without slicing his ring finger off. Sto forse sognando. Sarà meglio che io lasci Firenze. E dove andresti? Mio zio Mario ha una villa vicino a Monteriggioni. Sei ancora ricercato, Ezio. Che vuoi che faccia allora? Ho visto dei manifesti appesi nel distretto. Strappali e la gente si scorderà la tua faccia. Anche i banditori istigano la popolazione. Potresti corromperli così che parlino d'altro. O potresti cercare i falsi testimoni a tuo carico. Hanno venduto la propria dignità. Nessuno ne piangerà la scomparsa. Fa una qualunque di queste cose e sarai libero di partire. Laying low. Reduce your notoriety by removing posters, bribing a herald, or killing a corrupt official. Ho aggiunto un programma di rilevazione di notorietà. Questa barretta ti aiuterà a capire a che punto sei tra notorio e incognito. Non è certo un tipo timido. Dovrebbe aiutarti a capire se devi controllare le tue azioni. Ti dirà anche se il livello di notorietà dipende da Ezio o da te. Cosa diavolo? I was going to say maybe Dutch van der Linde should have made sure to go around making sure that wanted posters of him and the gang were torn down. But Dutch's version of laying low is be as loud as possible in the presence of everyone and make sure that your deeds are seen by all. Ti romperà un osso quell'idiota. Ride bene chi ride ultimo. Che diavolo ci fai qua su? Potrebbe essere il nostro uomo. Ricorda qualcuno. Devo parlarvi un momento. Risparmiatemi, sono un povero diavolo. Quale strada avrà preso? Fagliela vedere. Vai. Laggiù! Inseguitelo! Forza! Cosa? Dov'è finito? Laggiù! Là! Là! Un altro condottiere. Come si fa a passare di qui e non fermarsi ad ammirare il sito? Quanto costa? Eccolo! Lì! No! Grazie, amico. Le vostre azioni gettano un raggio di luce su questa oscurità. Voglio morire!
canaglia! Diamine, devo andarmene. Subito. Buongiorno. Oh, Dio! Gli uomini sono caduti in un abisso di depravazione. Meglio levarsi di tutto. Bentornato, Ezio. Ci sei riuscito? Sì. Madre. Ezio, ma dove sei stato? Non volevano lasciarci andare e nostra madre... Oh, non ha detto una sola parola da quando abbiamo lasciato casa. Nostro padre dovrà sistemare tutto. Ma lui dov'è? E Federico? E Petruccio? È successa una disgrazia. Che cosa vuoi dire? No, è impossibile. Claudia. No, 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 no. Ho fatto tutto il possibile, piccina. Ascolta, ciò che più conta adesso è andare tutti in un posto sicuro. Ma per fare questo, ho bisogno che tu resti lucida. Ci siamo capiti? Bene, ti spiace badare a nostra madre? Allora siamo pronti. Grazie di nuovo, di tutto. Stai in guardia, Ezio. Sii cauto. La strada davanti a voi è molto lunga. Arrivederci. Escort Maria and Claudia out of Florence to the Villa Auditore in Monteregioni. State vicino. Uniti. Scappa, scappa, guardia vile, Dietro di me. Via, subito! Le Salve, nostre ragazzo. mercanzie vi aggradano. Cercate con la somiglianza. Con me. State qui. Bene, di qua. Seguitemi. Com'è potuto accadere proprio a noi? Non lo so. Faremo mai ritorno? Non lo so. The courtesans are like, we're coming with you too, to Monteregioni.
Che accadrà alla nostra casa? Non lo so. Hanno avuto una degna sepoltura. Sì, l'hanno avuta. Non manca molto. Grazie a Dio. Hello, Lucinda. Good morning. How's your Saturday going so far? Doing well. Things are going good. I finished Liberation, having had to restart memories 11 times overall. But yeah, the levels that I had left in that game, there wasn't really anything to even worry too much about with the high ground. Especially in the memory where you meet Connor, and also when you're at Chichen Itza and all that kind of stuff with the ground you'd have to cover and the canoe and all that kind of stuff. So overall, while it was a challenge that could be frustrating at times, overall, I think it works best with games in the series that are more confined to like a city location a bit better. But as for AC2, it's going good. I thought I'd play through the game with the Italian language on, because I've done it with Brotherhood, but I haven't done it with Assassin's Creed 2 before. So I thought I'd take this opportunity before jumping back to the unique playthrough of Black Flag on the 16th of September to slot this in. So I don't know if I'll finish it before or, well, not too sure how long it will take me, because I haven't decided yet what I'm going to do in this playthrough in full. Whether I'm going to do all the truth videos and all that kind of stuff or not. Just see how I'm feeling. You're going okay? Almost slept in again this morning, but you managed to get up on time. You were running late off last Saturday and it was a nightmare. Well, that's good that this Saturday that you're experiencing now is not like last Saturday. Glad to hear that things are going well and that you managed to get up on time also. Roadside assistance. Escort Maria and Claudia to the Villa Auditore in Montelegioni. Uniti. Buongiorno, Ezio. Come hai potuto lasciare Firenze senza salutare come si deve? Ezio! Che cosa vuoi, Vieri? Oh, molte cose. Un palazzo più grande? 2 nuovi destrieri? Una sposa più bella? Ah, sì. E la tua morte. Condoglianze per la dipartita di tuo padre e dei tuoi fratelli! Che succede adesso che non rimane più nessuno ad aiutarti? Ho in serbo cose meravigliose per tua madre e tua sorella! Questo gioco m'è venuto a noia. Finitelo! E non risparmiate le donne! Che stregoneria è questa? Nessuna stregoneria! Abilità! Fatti vedere! Come desideri!
Prendi, usa questa! Uccideteli! Uccideteli tutti! Non fatelo scappare! So this move with the sword, if you lock off an enemy and then go behind them and strike, well, not all the time, of course. When I'm about to explain it, it messes up. Ezio will do that attack. But what it will do is, once you do that attack, it will automatically lock onto the next enemy. So to do it again, you need to lock off manually. And then do that again. Vi ringrazio, messere. Tieni la spada, Ezio. Ti ho già visto altrove. Non mi riconosci? Sono io, Mario! Zio Mario? Ne è passato di tempo, troppo. Ho saputo quanto è successo a Firenze. Terribile. Venite, dobbiamo condurvi via di qui. Lucinda, glad to hear Liberation only had 11 snafus. Yeah, I thought it might have had a lot more, actually, given the difficulty of the terrain and how spread out certain things are. Oh, he's almost here. Guess who it is? It's me, Mario. Oh, he doesn't say it in English. That's right. Yeah. It's funny, earlier, when I was talking to Sean, it's funny, when he does the whole, I'm busy, don't you know what that means, bit, in Italian, like he sounds really, really angry. Even a bit angrier than he does in English. Yeah, listen, it was so funny. It's interesting playing a game in a different language too, because if you don't understand the language, that's one element, but if you played the game before, you still, of course, understand the emotion of the scene and all that kind of stuff. Hey there, Ryu. How's things going? Lucinda, yeah, Sean's actor probably had something to do with injecting his own personality in there. That's true as well. You know, doing a role in a different language, but whatever approach they might have, which could be different. And you also don't know what kind of direction they're being given by the voice director as well, or whatever the actual title of them is. You going well, Ryu? Oh, that's excellent, dude. That's good to hear. Casa Dolce Casa. Explore the Villa Auditore with Mario. Allora, dimmi tutto. Hanno giustiziato mio padre per tradimento. Anche Federico e Petruccio. Poi sono venuti a cercare me. E tu lo sai il perché? Non ho risposte, zio. Solo un elenco di nomi strappato a un uomo che mi voleva morto. Ancora non posso crederci. Sta tranquillo. Chiariremo tutto. Vorrei avere il vostro ottimismo. Sveltiamo il passo, siamo quasi arrivati. Credo che Monteriggioni ti calmerà parecchio. Pensavo che Monteriggioni fosse nemica di Firenze. Per ora. L'anno 21 saranno amiche, e l'anno dopo di nuovo nemiche. E così via. Non riesco più a starci dietro, così ci ho rinunciato. Questa è gente onesta, che lavora sodo. Nelle nostre botteghe si trova solo roba semplice, ma ben fatta e affidabile. Abbiamo anche una cappella qui. Il prete sembra una persona a modo, ma non sono mai stato un gran frequentatore di chiese. Lo sapevi che Villa Auditore ha quasi 200 anni? Fu costruita dal mio trisnonno, un uomo strano, detentore di ogni sorta di segreti. Tieni gli occhi aperti e potresti scoprirne qualcuno anche tu. Con tutte le guerre che ci sono state, questo posto sta diventando un po' decadente. Vorrei poterci fare qualcosa, ma non ho né tempo né denaro per rimettere le cose a posto. Ma così è la vita. Eccoci arrivati, Casa Dolce Casa. Allora, cosa ne pensi? È davvero notevole, zio. Ha visto tempi migliori, immagino. Credimi, la rimetterei di nuovo a lustro, se solo ne avessi il tempo.
Ora che hai terminato la visita, nipote, dovresti provvedere a equipaggiarti. I miei uomini al mercato ti stanno aspettando. Torna qui quando hai finito e potremo iniziare. Iniziare? Iniziare cosa? Ma non sei venuto qui ad addestrarti? No, zio. Sono qui per fuggire da Firenze. E intendo portare la mia famiglia ancora più lontano. Ma che ne direbbe tuo padre? Vorrebbe che finissi la sua opera. Quale opera? Mio padre era un banchiere. Aspetta, non te l'ha detto? Non ho idea di cosa stiate parlando. Ah, ma che mi combini, Giovanni? Non so neanche da dove cominciare. Vai a fare acquisti al mercato. Mi darà tempo per pensare. Ma... Niente ma. Parleremo più tardi. Qui c'è qualche soldo, se ti dovesse servire. E se avessi voglia di riposare, ti ho sistemato una stanza all'ultimo piano della villa. We're just brainstorming some ideas, but you know what would be something very cool that we haven't seen much of lately? A martial arts horror movie or something along those lines. Yeah. Not very many come to mind. One of which would be a movie called The Seventh Curse, starring Chow Yun-fat. That's got like horror in it and martial arts. Oh, there's that Hammer horror production that was a co-production with the Shaw Brothers. It didn't have Christopher Lee playing Dracula again, but it had Peter Cushing playing Van Helsing again, except he was in China this time, and Dracula for some reason had taken on the identity of a Chinese vampire, but he wasn't actually a Chinese vampire. He was actually the Dracula, but it wasn't Christopher Lee playing the role, so it was just some generic looking actor being Dracula or something like that. I'm surprised they never made a movie out of that Splatterhouse video game, actually, come to think of it. Avanti amici, ora il metallo si... Arrivederci, signore. Parlate di me ai vostri amici. Un vero piacere. Tornate ancora. Avanti! Un salasso alla settimana. Addio e rimettetevi alla svelta, amico. La mia recente ricerca di nuovi fornitori. Prezzi incredibili per voi, stimati clienti. Vi domanderete se io non sia impazzito. Obviously there's Blade 1 and 2, but generally speaking they are action horror. Well, that's a good point too about those movies. Non preoccuparti, non resteremo qui a lungo. Non mi piace qui. Voglio tornare a casa. Lo so. Salute, zio. Ho fatto quanto avete chiesto. E alla svelta anche, ben fatto. Ora, vediamo di insegnarti a combattere. No, come dicevo, dobbiamo partire. Ezio, con Vieri te la sei cavata a malapena. Non sopravviveresti una settimana sulla strada. Se vuoi partire fa pure, ma almeno fallo armato delle conoscenze necessarie per poterti difendere. Se non per te, per tua madre e tua sorella. Va bene. Ottimo. Practice makes perfect. Learn how to fight from Mario.
Sai maneggiare una spada, certo, ma sapere attaccare non è sufficiente in un duello. Devi sopravvivere abbastanza da colpire. Perciò ti insegnerò a schivare. Avete detto che mio padre non era solo un banchiere. Inutile girarci intorno, immagino. Tuo padre era un assassino, Ezio. Ve l'ho già detto! Mio padre era un passacarte. No, era nato e cresciuto per uccidere. Lo trovo difficile da credere. E l'elenco di nomi in tuo possesso? Credi che sia solo un registro di debitori? Contiene i nomi dei responsabili dell'omicidio di tuo padre. Propongo di assoldare per difenderci chiunque li spaventi in questo modo. Qualcuno chiami il prete! Serve l'estrema unzione! Presto! Bene, t'ho insegnato come evitare gli attacchi del nemico. Ora imparerai a sfruttarli a tuo vantaggio. Tutte queste storie di assassini e di templari sanno tanto di fantasie. Come qualcosa tratto da un vecchio manoscritto coperto di arcani segni, vuoi dire? Come fate a sapere? Hai la lama di tuo padre. Immagino tu abbia pure la pagina del codice che gli apparteneva. Codice? Sì, una guida ai meccanismi interni dell'ordine. Origini, scopi, tecniche, il nostro credo, se preferisci. Tuo padre pensava che il codice contenesse un potente segreto, in grado di cambiare il mondo. Forse è per questo che l'hanno tolto di mezzo. Assassini, templari, pagine del codice. Non è facile da accettare. Devi aprire la tua mente, Ezio. Rammenta sempre. Nulla è reale, tutto è lecito. Non essere timido. Pensi di startene... Non riesci a colpirmi, eh? Stai facendo buoni progressi, Ezio. Oggi ti insegnerò come posizionarti durante uno scontro. Dove stai e come ti sposti possono davvero fare la differenza. Non pensare che non t'abbia visto rovistare nella mia biblioteca. Allora, mi credi adesso? Sì, mio padre era un assassino. Ma che bisogno c'era di tanta segretezza? Hai sentito parlare dei Templari? Uno dei tanti ordini cavallereschi formatisi durante le crociate. La storia ci dice che furono annientati circa 200 anni fa, in Francia. Ma non è così. Si sono semplicemente nascosti, continuando la loro nefanda opera. Quale opera? I Templari perseguono il dominio sull'uomo. E noi, gli assassini, siamo votati a ostacolarli. Uberto era uno di loro? Sì. E gli altri nomi nell'elenco di mio padre? Templari anch'essi. Significa che Vieri... Come suo padre Francesco. Come tutta la famiglia Pazzi. Questo spiegherebbe molte cose. Cos'è successo alle nostre guardie? Ben fatto, nipote.
Ora sai cavartela da solo. Grazie, zio, per tutto ciò che mi avete dato. Sei della famiglia. È stato un dovere e un piacere. Sono lieto di essere rimasto. Bene, hai rinunciato a partire. Ci imbarcheremo per la Spagna, fra 3 giorni. Ma nipote, ti ho insegnato tutto questo perché fossi meglio preparato a colpire i nostri nemici. E se mi trovano, lo farò. Vuoi andartene, Ezio? Gettare via tutto ciò per cui tuo padre si è battuto ed è morto. Rinnegare la tua eredità. Bene, come vuoi. Tanti saluti e buona fortuna. Aspettate, zio, perché così in collera? È comprensibile. Vieri non ci ha dato pace da quando sei arrivato. C'era da aspettarselo, immagino, viste le sue origini. Ryu, admittedly, you wouldn't mind doing essentially what Sly did with Rocky and Rambo, or even Lucasfilm with Star Wars and Indiana Jones. However, your biggest inspirations for the idea of having more than one significant creation are John Carpenter's Apocalypse trilogy and Edgar Wright's Three Flavors Cornetto trilogy. Yeah, I mean, obviously those are great examples of people creating something that has that impact and all that kind of stuff. And the thing about that is they would not have known that that's what would end up happening as well. When Rocky was being written by Sylvester Stallone, you know, like, he was at a point in his life where this was the be-all and end-all of his creative pursuits, where it was like, if he didn't find success with Rocky, then most likely he probably would have quit acting and gone to do something else. But that kind of success is something that you can't really plan for and anticipate as well. And when it came to Rambo, of course, you're talking about a character that was first in the novel. And by the fact that Stallone was well known for for Rocky, and people expected a certain kind of underdog role from him, when they actually adapted First Blood into a movie vehicle for him, they obviously wanted to make a lot of changes, and the test audiences didn't like the ending where Rambo died. And so that's why they shot the ending where he lives instead, which goes against what happens in the book. In the book, he actually dies at the end. Ironically, the author of the novel ended up writing the novelizations of the sequels, even though in his original novel that the first movie was based on, his character actually got killed off. But yeah, those are sorts of things that they just happen. You know, there's no real kind of like formula that you can look at and say, hey, this is going to work for me the same way. Because you can't just do things like that. Through the act of doing exactly what someone else did doesn't guarantee you're going to get that success too. Because you need to understand the reasons why the things that they did ended up being successful. And it's all about, you know, the right ingredients. And you might not be the person that has the right ingredients at the right time, but someone else might be as well. But yeah, they're roles that are arguably very, very lucrative if you actually get them. But if you want to actually do that as a performance and get that kind of result, then it's going to take, you know, a lot of hard work. And even then, you don't necessarily know if you're going to be succeeding, especially on their level as well. But that shouldn't discourage people from trying, of course. But have to also understand that simply doing things the same way that someone else who found success has done it isn't exactly 100% going to allow you to find that success as well. Because you need to understand how the things work and why they did and why they were successful. And even then, understanding why doesn't mean that what you come up with will also be as successful as well. And a lot of these things, you know, weren't known by the people who made them. They didn't really have any sort of like, you know, idea of, hey, this is going to make me, this is going to be like a substantial role, or this is going to be that. Because no doubt there's people who have done roles that they thought, this is going to be awesome, and then it falls flat when it releases. Listen, he's an assassin, Ezio. Why do you think there's such secrecy? Exactly. He couldn't just be shouting it from the rooftops, shouting conspiracies from the rooftops. Yeah, don't know exactly what to do, if you have to be honest. Well, I think the best thing to do is just, like, focus on where your passions lie. At the back of your mind, you know, prepare for and accept that things might not go the way that you want them to go, but still have the ability to actually keep at it as well.
But then again, sometimes there does come a point where you have to take stock of things and just think, okay, like for example, if you've been trying for years to achieve something, then it might become time to actually think about, should I actually pursue something else now, since no success has been found in focusing on something for so many years as well. So it's kind of different for everyone, like I wouldn't say people should necessarily just give up on their dreams after a year or two, because sometimes it takes 5 or 6 years, but if after 10 years you haven't achieved a success that you're after, then it's probably time to look elsewhere. Zio? Dove sono tutti? Sono diretti a San Gimignano, a far fuori quella serpe di Vieri. Vorrei unirmi a loro. Trovi quel che ti serve alle scuderie. But then again, on the same token, it might take 10 years to get the success that you're after. And if you stop 5 years in, then you might not, get there. So it's a bit difficult to sort of figure out, because sort of anticipating and hoping for various things to happen, you don't know sometimes, you might feel like it's time to give up on something, and then when you do, it's not until later that you realize, oh shit, if I kept on going, I would have succeeded. But by the same token, if you keep on at it and you never do, then you might look back and go, well, I wasted 10 years of my life trying to succeed in that area. Some projects take years to make, though. Exactly. That's the thing. And so the payoff is going to take longer to actually get to, because it takes a long time to do that. But if you want to go back to Rocky as an example, Sylvester Stallone, when he actually wanted to make that movie, he wanted to only accept a studio's green light to do it if he was playing Rocky himself. And the thing was, they tried to suggest that other actors should play Rocky. And they kept on offering him different amounts of money for that kind of deal. And he kept on rejecting them, because he was like, I want to be the main character. And he held on and persevered. And eventually they were like, right, we're going to do this movie, but if you mess up once, if something goes wrong and you're at fault, then you won't be playing the character anymore. We'll recast it. Maybe not those exact words, but essentially that was the kind of thing. So they were given a limited budget, and then it was like, okay, this is what you have to work with. He could have easily just accepted the deal of someone else playing it, but he didn't. Ended up getting more money as a result. Ezio. Non sono ancora riuscita a farla parlare. Passa giorno e notte davanti a quelle piume che collezionava Petruccio. Non riesce a staccarsene. Non so che cosa fare. Non preoccuparti. Tornerà fra noi. Lo so. If you collect 50 feathers and then you come back here, there's actually a little cutscene that plays where Mario basically comes in and says, I think it's time that you accept and face facts that, Maria's never going to talk again. And then when you get the 100 feathers, that's when you have another cutscene as well. I don't know, though, if getting 100 feathers and you haven't done the earlier cutscene, I don't know if they both play or not. I don't know if the earlier one, if you get 50, can be missed. Your focus right now is definitely the action horror idea, which has been on your mind lately. It would be nice doing other projects at the same time, but again, success is not guaranteed, and to be honest, you would not want to do the whole shared universe approach, at least not at this point. Exactly. I mean, it's one of those things where it's okay to have these ideas and make sure that you have them, and that you might think of sequel ideas and all that kind of stuff. But it's definitely important to think first about the one project, but have these little threads that yourself can be continued on with your sequel ideas,
but still make it that the first thing stands on its own 2 feet and has like a satisfying kind of like conclusion to it as well. Listen, okay, Rod, it's time for you to run out and do your errands. I hope you have a great rest of your stream. If you're not still live when I get back, that's no trouble at all, Lucinda. I hope that everything goes well with your errands, and thank you so much. I definitely will. I'll probably be streaming for another 3 hours, I think. Probably take a break soonish. But if I don't see you when I'm still streaming, thanks for being here, and I'll definitely catch you again soon. Would like to highly recommend people check out Lucinda's channel if you haven't before. On Mondays and Tuesdays, she's playing Assassin's Creed games, currently up to Assassin's Creed Unity. Most recently finished Assassin's Creed Rogue. Is also going to be playing Assassin's Creed Syndicate, Origins, Odyssey, and Valhalla as well. Is also doing a playthrough of Deathloop, and sometimes she'll do streams of games like the Fallout series, as well as Dishonored. Also a big fan of the Resident Evil series as well. So highly recommend checking out Lucinda's channel if you haven't before. A great streamer. That's okay, Lucinda. Absolutely no trouble at all for the shout out. Hope you have a good one, and definitely catch you again soon. Rune, if you're very lucky, you get like a Jim Carrey situation where he had 3 big hits in '94 that further catapulted him into superstardom. Yeah, exactly. And, you know, going in, I'm sure he didn't know which, if any of those 3 projects were actually going to be received really well. And he just hit the trifecta jackpot where all 3 movies ended up being very successful. Nobody expected Ace Ventura or The Mask or the Spanish Inquisition to blow up as big as they did, really. Yeah, that's true as well. You know, like, you just don't know. And you don't know how people are going to receive a project as well. Andiamo! Oh. Ezio, che cosa ci fai qui? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. Comunque sia, voglio aiutarvi. Va bene, allora ascolta. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Ha serrato le porte e ha mandato i suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente e la porta sud è sguarnita. Ed è lì che attaccheremo. What goes around? Help Mario and his men assassinate Vieri de Pazzi. Va bene, Ezio, ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che le avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Prendi questi pugnali da lancio. Usali per togliere di mezzo gli arcieri. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo. All'attacco! Scendi, ora! Cosa stai facendo qui? Giù, ora! Io ti ammazzo! Scendi giù, bastardo!
Sono con te, ragazzo! Non puoi stare qui. Vattene! Scendi giù! Subito! Pagherai per... Il Signore è il mio pastore! Il Signore è il mio Ben pastore! fatto, Ezio! Siamo dentro! Di qua, uomini! Voglio che tu distragga quelle guardie, evitando che diano l'allarme. Spero che questo mi dia il tempo di trovare e zittire Vieri per sempre. Va bene. Aspetta, nipote. Portati alcuni dei miei uomini, per sicurezza. Torna da me quando le avrai sistemate. Che cosa hai in mente? Beh, siamo con voi. Nessuno lo sa, ma qualcosa lo preoccupa. Se no come si spiega tutte queste robe? Farò un altro cenno quando dovrete seguirmi. Invece ci ha trasformato in balie. E perché? A furia di sbraitare, senza dubbio. Di dar noi alle persone sbagliate. E così adesso siamo noi a pagare. Attento, o vuoi fare la fine del povero Bernardo. Poveraccio. So che Vieri gli ha strappato gli occhi. Io ai miei ci tengo, quindi finiamo questa conversazione. Non credere che non... Pensi di fuggire? Capolavori di metallo qui. Qualcuno ha visto il mio assistente? Ryu. So yes, it would be nice to accomplish all of that, but that's not in the cards. And again, you were merely saying what would be very cool, as opposed to saying this is what you're going to do and that's what needs to happen. Exactly, Ryu. Yeah. So coming up with sort of like ideas, it's good to sort of like brainstorm as much as you can, and even if something at the outset might not seem like it's a line to pursue, definitely still have it there, just in case you might be able to work it in or rework it as well. Questa freccia è sistemata. Verme immondo! Possiate presto bruciare all'inferno! Adesso muori. Là! Tirate giù quel cane! Guardi non sono altro che poveri zoticoni, a quanto sembra. Ezio, tuo zio è stato attaccato e ha bisogno di aiuto. Va da lui! Ah, nipote, eccoti qua. A quanto pare il mio piano ha subito un intono. Gli uomini di Vieri ci hanno teso un'imboscata e ci bloccano qui. Ci occuperemo io e i miei uomini di queste guardie. Voglio che tu avanzi e inchiodi quella serpe. Trova Vieri, vedi che giustizia sia fatta. Pazzo! Finirai con...
È deciso. Vieri rimarrà qui a coordinare i mercenari. Francesco organizzerà le nostre forze in città e avvertirà quando è il momento di colpire. Jacopo, il vostro compito è calmare la cittadinanza quando avremo finito. E quell'ubriacone di Mario continua a impegnare le mie forze e finirà per scoprire i nostri intenti. È una spina nel fianco, come quel bastardo di suo fratello. Allora permettetemi di riunirli, padre. Avremo tutto il tempo di liberarci dei rifiuti una volta finito. Ora, c'è qualcos'altro? Muy bien. Che il padre della comprensione vi guidi. Che il padre della comprensione vi guidi. Into the hidden blade of an assassin. Comandante! Comandante! Che c'è? Mario Auditore ha attaccato la città! Sta cercando voi! Allora non facciamolo attendere. Eccolo! Bloccatelo! Non temere, Ezio. Farò in modo che la tua morte sia rapida. Che cosa tramate tu e i tuoi alleati? È questo che aveva scoperto mio padre. Per questo è stato ucciso. Mi spiace. Speravi in una confessione. Pezzo di sterco! Vorrei solo che avessi sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che Basta, Ezio! Abbi rispetto! Rispetto? Dopo quanto è accaduto? Credete che lui ci avrebbe riservato un trattamento diverso? Tu non sei Vieri, non diventarlo. Che la morte ti dia la pace che cercavi. Requiescat in pace. Prendi questa, leggila quando ne avrai il tempo. Il nostro compito qui è finito. Facciamo ritorno alla villa. Mia amata, metto per iscritto questi pensieri nella speranza di avere un giorno il coraggio di condividerli con te. Col tempo, senza dubbio, verrai a sapere che ho ingannato Giovanni, l'ho bollato come traditore e condannato a morte. La storia la giudicherà una vicenda di politica e cupidigia, ma sappi che non è stato l'odio a forzarmi la mano, bensì la paura. Quando i medici ci spogliarono di tutto, mi sentii atterrito. Per te, per nostro figlio, per il futuro. Che cosa può sperare un uomo privo di mezzi in questo mondo? Mi hanno offerto denaro, terre e un titolo in cambio della mia collaborazione. Ed è così che sono arrivato a tradire il mio più caro amico. Per quanto abominevole, quest'atto sembrava necessario in quel momento. E anche adesso, guardando al passato, non vedo altra soluzione. Messer Francesco, ho fatto quanto m'avete chiesto e parlato a vostro figlio. Mi associo al vostro giudizio, benché solo in parte. Certo, Vieri è arrogante e incline ad agire senza curarsi delle conseguenze. Egli ha altresì l'abitudine di trattare i mercenari come fossero balocchi. Ho saputo di almeno 3 uomini sfigurati per questo motivo, ma al contrario di voi non lo ritengo irrecuperabile. Credo invece che la soluzione sia alquanto semplice. Egli cerca la vostra approvazione, la vostra attenzione.
Questi suoi eccessi sono il risultato di insicurezze originate dal senso di inadeguatezza. Parla spesso di voi, con affetto, e ha espresso il desiderio di starvi più vicino. Perciò, quando egli strepita e dà inescandescenze, lo fa solo per essere notato, per essere amato. Agite come meglio credete in base a quanto vi ho scritto qui, ma devo chiedervi di cessare la nostra corrispondenza. Temo per la mia stessa vita se gli dovesse scoprire la natura dei nostri discorsi. Fidelissimus servitor, frate Giocondo. Al magnifico Lorenzo de' Medici, mio protettore e amico. Ho fatto quanto mi avete chiesto e concluso l'indagine sull'incidente di Milano. Posso confermarvi che riguarda ben altro che il malcontento per il governo del duca Galeazzo Sforza. Ritengo che altri individui, bramosi di vantaggi ben maggiori, abbiano manipolato gli eventi al fine di ottenere i propri scopi senza esporsi di persona. Lampugnani, Olgiati e Visconti si sono macchiati del crimine, certo, e hanno avuto la fine che meritavano per il loro tradimento. Ma diversi altri nobili sono implicati, e tra essi il nostro Francesco de' Pazzi. Non mi è ancora chiaro il loro movente, ma le prime scoperte indicano un piano, il cui fine non potrà che turbarvi. Ritengo opportuno continuare questa conversazione di persona, giacché sono restio a mettere per iscritto i miei sospetti. Comunicatemi dove e quando ci incontreremo. Ho ordinato altresì che Messer De Pazzi venisse arrestato dal gonfaloniere finché la faccenda non sarà chiarita. Vostro servitore, Giovanni. Alright, so that covers all of those letters that we've received so far. The latest one was the one from Fra Giocondo. And just to recap who we've killed so far. Uberto Alberti, fidato amico della famiglia Auditore. Stando ai libri di storia, quest'uomo era un santo. Fece condannare omicidi, stupratori, peggiori criminali. Era uno dei migliori avvocati d'Italia e vinse tutte le cause, nonostante negli studi fosse un autodidatta. Ho trovato un accesso secondario al server del database dei Templari e l'ho setacciato in cerca di una prova. L'ho trovata. Pare che la famiglia di Uberto fosse stata sfrattata dalla Banca dei Medici. Da allora Uberto covò propositi di vendetta e i Templari promisero di appoggiarlo. Il padre di Ezio costituiva un ostacolo e Uberto era geloso del suo ascendente sul governo fiorentino. Insomma, due piccioni con una fava. Sembra che Uberto avesse sfruttato la sua posizione all'interno della signoria come un'opportunità per colpire. Vieri De Pazzi, rampollo più giovane della seconda più nota famiglia di banchieri fiorentini. E lui sapeva bene come spendere il denaro del padre. Oltre alle spese folli che sosteneva per armi, animali esotici e vestiti, era estremamente competitivo. Vieri organizzava gare di ogni tipo, in barca, a cavallo, di corsa. Tutte truccate, ovviamente. Senti questa. Se per qualche strano motivo gli capitava di perdere, invitava a cena tutta la famiglia del vincitore e offriva pietanze buone da morire. Alright, so I'm going to take this opportunity to actually take a break, and then when I come back, we'll just continue on.
Just going to pin a message up to the top for those who might come into chat while I'm on the break, just so they know that I'm on a break. Pin that up the top. I'm going to take a break for about 10 minutes.
Alright, back from a break. Portate qui i malati e i feriti! Ho di certo quel che cercate. Un momento, vado a vedere. Eccolo qui, il nostro campione, Ezio! Onore a Ezio! Vedo che non avete perso tempo a darvi ai festeggiamenti. E perché no? Ci hai reso un gran servigio, nipote. Con la morte di Vieri, questa parte della Toscana è di nuovo in pace. Sapete che significa questo? Basta lavorare! Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane! Che c'è? È vero! Vieni, Ezio, facciamo due passi. Sì, zio. A change of plans. Learn about the villa and discover the codex pages hidden there. I pazzi rispondevano a qualcuno, uno spagnolo. Rodrigo Borgia, uno degli uomini più potenti di tutta Europa e capo dell'ordine templare. Il che ne fa il responsabile della morte di mio padre e dei miei fratelli. Già, e ucciderà anche te, avendone l'occasione. Allora devo oppormi a lui se voglio essere libero. Ma non prima che tutti gli altri templari siano caduti. L'elenco di mio padre mi farà da guida. Dove andrai adesso? A Firenze. Francesco De Pazzi merita la stessa fine di suo figlio. Una scelta avveduta. Senza dubbio trama qualcosa contro la città. Va bene, basta con i discorsi seri per stanotte. Sono nel mio studio se hai bisogno di me. Dovrei leggere la lettera che mi ha dato lo zio. Have already had that audio play from that letter before I went on my break. Le riconosci? Altre pagine del codice. Sì, tuo padre e io riuscimmo a trovarne e a tradurne altre prima che... Tenete. Questa non è opera di tuo padre. L'ha tradotta qualcun altro. Leonardo da Vinci, un amico. Vedi come le parole passano da una pagina a quella successiva? C'è qualcosa che le attraversa tutte. Una sorta di mappa. Dove dovrebbe condurre. Tuo padre e io riuscimmo a ricavare dei brani di una profezia riportati in queste pagine. Fu scritta da un assassino come noi che molto tempo fa recuperò un frutto dell'Eden. Si chiamava Altair. Accennava a qualcosa di potente e nascosto sottoterra. E cioè? Ah, saperlo. È per risolvere quel piccolo mistero che abbiamo raccolto queste pagine. Lasciate che vi aiuti. È tempo che io prosegua l'opera di mio padre. Inizierò dalla pagina che ho preso a Vieri. Leonardo saprà decifrarla. Bene. Torna qui quando puoi e la metteremo insieme alle altre. Hello there, Ronnie. How's things going?
It'd be a real twist if you learned Italian for this playthrough and refused to speak anything else. Yeah. That would be a twist. Especially if I was able to do that without actually learning the language. Because I definitely don't know the language. Hey, I'm in a bear suit. Welcome, dude. You'd have Ezio vocabulary at least. That's true. A lot of various words. Especially swear words as well. Assassin's Creed's good for that. Learning swear words in other languages. Ronnie, you're doing well. You're awake way too early, so you thought it would drop by. Well, that's good, dude. It's good to see you in chat again. Glad to hear that you're doing well also. Hope you had a good rest. I'm doing good, I'm in a bear suit. Things are going well. I'm having a good weekend. How about yourself? And how was the rest of your Red Dead Redemption 2 stream? Ronnie, assassino, bastardi. I'm in a bear suit. What about AC Unity? Do you prefer playing it in French or English? You've heard quite a few prefer French. Well, I'd probably prefer playing it in English. But when I did do the French language playthrough of it, I did really enjoy it. I thought it was cool to experience the actors from the French audio and what they brought to the table. And how they portrayed the characters and stuff like that. Yeah, it went well, just a Valentine now, and had an interesting wagon ride with Uncle. Ah, yes. The walking, or rather I should say, the sleeping face of Lumbago. Ronnie, oh Uncle. Absolutely, what a character he is. The real Red Dead Redemption 3 should be a story about Uncle's exploits. When he's an old man. Set between the events of Red Dead 2 and before he meets John Marston again. In the epilogue of Red Dead 2. See what he got up to. But it'd be a very short game though, because most of the story he'd be sleeping, and most of the dialogue would be about Lumbago. Salute, Claudia. Nostro zio è un mostro. Sono davvero offesa. Che cos'è successo?
Mi sta facendo lavorare. Se il babbo fosse qui, non starei certo marcendo dietro a uno scrittoio. E quali sarebbero le condizioni di questa sorta di schiavitù? Visto che qualcuno ha deciso che staremo qui, lo zio ha suggerito che cercassimo di racimolare i soldi per ristrutturare la villa. Il fatto è che non ce ne sono. Le procuro io un po' di soldi. Fantastico, più lavoro per me. Che vuoi che ti dica? Va bene. Se metti dei soldi per delle migliorie al borgo, ne terrò traccia su questo registro. E non avendo niente di meglio da fare, prenderò anche nota degli oggetti che porti. Se alla fine riuscirai davvero a far andare bene le cose qui, forse i viaggiatori ci faranno visita e spenderanno qualche soldo. Dubito che qualcuno lo faccia, ma nel caso terrò il loro denaro in questo scrigno. Dovrai farti vivo tu per portarli in banca, perché quando sarà pieno io semplicemente terrò per me i soldi che non ci entrano. Capito? Sta bene. Capito? I mean, I bet you might call into work sick next week with the case of the lumbago. And imagine if your employer was like, okay, uncle. Ronnie, you think Red Dead 3 should just be a series of house building missions? Absolutely. With the same song on loop. All the time. Hey there, Adrian. Hi, Claudia. Okay, bye, Claudia. See you in Brotherhood. Yeah, I was actually saying earlier in the stream that it would have been good to actually get some more about Claudia, especially after she becomes an assassin in Brotherhood, and while Ezio's doing things in Assassin's Creed 2 and Brotherhood, it would be cool to have that as like a bit of a first few sequences of her game where we see from her perspective things like her reaction, like we see her reaction to hearing that her father and brothers are dead, but the actual effects of that long term would be good to actually infuse in her story. And the final sequences could be when Ezio is away in Constantinople during Revelations, and then have like the final sequence be Maria becoming the head of the assassins in Italy as well. That's the face of someone you can trust. Although he looks a little bit like you would see in a vampire game. We just need to give him fangs and red eyes. Buongiorno. C'è qualcosa che non va? Ser Mario mi ha assunto per riparare questo pasticcio, ma erigo palazzi, non compio miracoli. Senza soldi non posso riparare nessun edificio. E se qualcuno vi desse i denari? Allora ne potremmo parlare. Dovete essere Ser Ezio, giusto? Zio, mi piace questo architetto. Diventa molto garbato quando fiuta il denaro. Ne ho bisogno se volete che vi aiuti con questo borgo. Ho stilato una lista di preventivi per le nuove botteghe e le ristrutturazioni. Portate l'oro, scegliete l'edificio e io mi metterò al lavoro. Se vi costruissi una bottega, lì potreste comprare a prezzi più bassi. Più denaro investirete nella bottega, maggiore sarà lo sconto. E per le ristrutturazioni, ridarete lustro al borgo e alla villa. Da quel che mi dice Ser Mario, questo premeva molto al vostro trisnonno. Inoltre, finanziando botteghe e ristrutturazioni, aumenterete il numero dei visitatori, accrescendo le entrate. Per cui, perché non dare un'occhiata ai progetti? Buon viaggio! Stan, oh wait, he looks like Ryan from The Office US. You forgot the name of the actor. I haven't seen either version of The Office, so I don't know which character you might be thinking of. But I know of a couple of actors' names from that show. I mean, you've got Steve Carell, you've got Rainn Wilson, you've got John Krasinski as well. They're the only ones that I know off the top of my head. Ezio, ragazzo mio,
Credo sia tempo di mostrarti una cosa. Questo è il santuario. Fu costruito da mio nonno per onorare la memoria dell'ordine degli assassini e proteggerne i segreti. Guardati attorno. Questi sono gli assassini che hanno difeso la libertà degli uomini quando era in pericolo. E questa è l'armatura di Altair. Si sa poco della sua vita, ma l'armatura è molto leggera e robusta. Te la darei, ma non so come prenderla. Il mio bisnonno una volta disse che sarebbe rimasta inaccessibile finché tutti i suoi protettori non fossero tornati interi. Ho sentito parlare di alcune cripte sparse per l'Italia, tombe segrete, piene di tesori. I 6 furono spostati lì secoli fa. Forse hanno qualcosa a che fare con tutto questo. Quando ero giovane andai anch'io alla ricerca dei 6, ma senza successo. Magari a te andrà meglio. Per ottenere la sincronia perfetta con Ezio, devi procurarti l'armatura. And for this playthrough, I'm definitely doing all the tombs. Ma siete agili come un... Qualità eccelsa a prezzi contenuti. Vedete da davvero voi se non è impressionante. così. Spericolato, però. Buona giornata. Sono un uomo onesto. Ciò che vendo vale il suo prezzo. Ezio, sei ancora vivo. Ma guarda che posto. Gli ultimi 2 anni sono stati generosi con te. Ma tu non sei più lo stesso, non è vero? Speravo che potessi aiutarmi con una certa cosa. Qualunque cosa per te, amico. Ah, ne hai recuperata un'altra.
Magnifico! Questa è complicata. C'è un uso molto abile di lingue antiche. Forse se riuscissi a... Oh. Ah, sembra una specie di manuale con differenti tecniche di assassinio. Posso vedere? Aspetta, questo cos'è? Non è proprio un progetto questa volta. Solo alcuni schizzi. Che cosa se ne potrà ricavare? Oh, ma certo! E perché no? Ma che idea ispirata! Potresti realizzarlo mentre studio quel frammento del manuale. Prendi. Chiederò al mio assistente di sistemarti dei manichini su cui far pratica. Ehi, Vincenzo! Practice what you preach. Practice several new assassination techniques while Leonardo tinkers with the codex pages. So, Altair came up with new techniques for the assassins to use when actually doing their assassinations. The thing about this is, if they were to remake the first Assassin's Creed, a lot of players would want the ability to do an air assassination easily. In AC1, you can actually do an air assassination, but it requires doing very specific things to make it happen. Whereas in this game, they make it much easier to pull off. In a remake of Assassin's Creed 1, and I'm talking like a ground-up remake, I'm not talking a remaster or anything like that. In a remake of AC1, if they want to add ledge assassination, as well as easy air assassination, as well as assassinating from inside a haystack, when in the first AC game those weren't possible things, I think the way to smooth it over would be to look at the fact that Altair had written these codex pages detailing these moves to do, ledge assassination, air assassination, and haystack assassination. In universe, you could say that maybe Altair, but not the other assassins, maybe Altair was practicing or thinking about doing various sorts of assassination techniques that he knew weren't things that the assassins were actually trained to do, but he had come up with himself. That way, if they did a remake of Assassin's Creed 1, they could still make it make sense as to why Altair does those moves, but other assassins don't. And you could also put in like a little bit of a document or something where it explains what the assassins are supposed to do as techniques. And even have a scene, maybe a flashback, where Altair is questioning the methods and saying, what if we do this instead? And Al-Mualim is sort of like, well, we can't do it like that. This is the way that we've been trained to do it for hundreds of years, so this is the way that you're going to learn to do it. But at the back of his mind, Altair is like, well, I think I shouldn't be prevented from actually doing it. In that way, they could lay in a bit of Altair's rebelliousness earlier on and all that kind of stuff. But yeah, in a remake of AC1, I don't think they should just let Altair do all these moves from the start of the game without some kind of in-universe explanation as to why the other assassins don't use it, but only Altair wrote the new techniques and stuff. Hey there, Viper. It's going well, thank you. How about yourself? Because the thing about Altair and his training when he was young is we don't know all the full details of what experiences he had before the events of AC1. We only see a flashback to, well, we experience a memory in Revelations of a time in Altair's life before the events of the first Assassin's Creed, but we don't see like a comprehensive study of him as a character from when he was born up until when he, reaches the point that he does in Revelations when we experience his first memory. So in a remake of AC1, you could add sequences to Altair's life that weren't in the original game, but are set before the original game event started. That way you wouldn't be messing up any continuity that was established in the first game. Viper, going good. Just woke up, having a good morning so far. Oh, that's excellent, Viper. Glad to hear that you're going good and that things are going well so far. Hopefully that continues until for the rest of the day.
So the game will let you do an air assassination from this distance, from this height. In Assassin's Creed 1, though, you wouldn't have been able to do it from this height, and you wouldn't have been able to do it just standing. In Assassin's Creed 1, to do an air assassination, you need to make sure that Altair is hanging off a ledge that makes him put his feet on it, just like Ezio is doing here. When you've actually done that, you also have to be a certain distance away from your target while hanging off a ledge like this. You can't do it when you're hanging off a ledge where the legs of the assassin are just hanging, but this position where his feet are up against the wall, you have to be a certain distance away. When you're a certain distance away and you move the camera on the target, if you look at the prompt where it says assassinate, in Assassin's Creed 1, when you're able to do an assassination, the prompt changes to assassinate to let you know that it's possible. So when that happens in AC1, when you have Altair a certain distance away from the target, you have his feet hanging off of something pushed against the wall, and the camera's on the right thing. If it says assassinate for you, then that means that you can pull it off. So Altair will do an air assassination. In this game, though, they make it much simpler to actually execute, and the game actually points it out to you. Whereas in AC1, you had to figure it out on your own, or obviously see someone in a video do it, etc., etc. But the game wants us to do it from this height. All'attenzione dei rispettabili membri dell'arte del Ce l'ho fatta! Su, vieni, guarda! Prendi, provala! Grazie, Leonardo. Non c'è di che. Devo vedere qualcuno finché sono qui. Ma non posso avvicinarlo pubblicamente. Sai per caso come potrei... La volpe. La volpe? Shh. Capisco. Ma hai idea di dove possa trovare una volpe? Magari vicino al mercato dove stanno i ladri. Sta attento, amico. La mia recente ricerca di nuovi fornitori ha dato buoni frutti e voglio condividere... Notizia da maestro Corsini, il medico. Il trattamento con le mignatte... Pesce appena pescato! Quale mai sarà la ragione? Cos'ha per muoversi così? Le emorroidi? Actually, I can show an example of doing a air assassination in AC1. Not that I'm the only person in the world who's been able to do it, of course. So if you go to YouTube and look, you'll be able to find videos of people doing it. But while I thought about it and been talking about it, I may as well actually provide a link to a clip that I made. It's a very short clip, goes for about 11 seconds.
It was when I did a no HUD playthrough with AC1 as part of my annual playthrough of it for this year. Portate qui i malati e i feriti! La miglior qualità, garantisco io! E che... Ho rimedi tradizionali e medicamenti giunti dall'Arabia. Splendida giornata, non è vero? A tutti i membri dell'arte della seta, badate ai minerali grezzi dell'ultimo carico del mercante Fidelio. Molti infatti ne hanno ricavato meno bronzo del previsto. Dunque il rame contiene impurità. Adrian, gotta say, AC2 has a bit of a problem with the rewards for side missions. There's the Altair armor, the Auditore cape, a hammer, a sword. You think that's it. Everything else is money. Chests, assassination contracts, the villa, the statuettes, even the bonus areas in Monteleggione, like the well and the mine. You unlock them, go through the mini parkour challenge, and you get money. Less money than you just spent on unlocking this area. Yeah, I guess with any game too, there comes the aspect of what do you as the player want, but also what do you value as well. And obviously, for some, unlocking an outfit would be worth however much money in the game it costs to actually amass that money and then buy it. But someone else might look at that outfit and be like, is this all I get for doing this as well? So I think that's something that plays a part in stuff, and Ubisoft really has a problem with that very strongly, because they're making these massive open world games, but the rewards that you get for doing the activities isn't necessarily going to be everyone's desired sort of like reward, and they're expecting people who don't pay money, real money, to get boosters. They're expecting those players to spend hours and hours and hours and hours to grind to get those items, whereas someone who buys the booster gets them within, 5 minutes of buying the booster. That instant gratification kind of thing. Personally, like if there's a reward that's something great, like an outfit that I really like, or there's a weapon that's the most powerful, or there's like an advantage that you get, like an ability or a skill. But if it's just a basic kind of like cosmetic thing in terms of like, oh, that armor that you like, here's one that you can unlock that's just a slightly different shade of the same color with no other real sort of variations. And for some, that might be good because they might look at that and go, I actually like this better than the other version. While some might go, is that all I get for doing this? Especially, I imagine, PC gamers who can download mods to get outfits, which would be even more difficult because it's like, well, why should I actually pay money to get an outfit that I could just download because someone modded it into the game?
But yeah, the thing that I like to do the most in this game would be the tombs to get Altair's armor. Granted, you can't get it really early in the game, but if you want to get it and you're wanting to do the tombs to get it, then it's worth it. However, having said that, if you don't like the tombs, it might not be worth the time it takes to actually get. But it's like DLC for stuff too, like I don't mind as part of a bundle getting certain things, but not just basic sort of cosmetic stuff. All'assassino! All'assassino! Andatevene subito! All'assassino! Ci tenete alla C'è un vita! assassino in giro! Fuggite! Ma è un sacrilegio! Sa la tua anima bruciare all'inferno! No! Solo perché i morti non possono reagire! Codardo! Dexision, thank you so much for the follow. Oh, Signore Dio, Adrian, also historical florins were a lot more valuable than they are in this game. One coin had 300 modern dollars worth of gold. The Medici Bank started out with 10,000 florins and at its peak was worth 123,000 florins. That's something that I definitely would not have known, that's for sure, about the currency and stuff. Il principe delle tenebre getta la sua ombra oscura ovunque. Non fatemi del male, messere. cos'ha per muoversi così? Le emorroidi? Qualità eccelsa a prezzi contenuti. Vedete da voi se non è così. Quale mai? Corre un bel rischio. Essere occasione di letizia, orgoglio per la Potrà sfuggire. splendida città. A tutti i giovani in età virile! La Guardia Cittadina cerca volontari per pattugliare strade e riserve civiche! Perché unirsi? Adrian, would have been nice if there was an option to fully remove armor without resorting to glitches. Yeah, because that kind of stuff can get annoying, especially if you want to keep some kind of like visual immersion. To have some glitch that keeps interfering with that would be frustrating. La città ha saggiamente incrementato l'imposta nominale sulle esportazioni registrate da una qualsiasi delle arti maggiori. Udite, udite! La messa pubblica officiata dal cardinale e prevista per settimana prossima sarà rimandata per via di un focolaio di pestilenza. Preghiamo per la salvezza del santuomo e per il contenimento della malattia nel piccolo villaggio dove si trovava. Notizia da maestro Corsini in medico. Adrian, also Altair's armor never lowers the hood in cutscenes where it's supposed to be down. Oh, really? Yeah, that's something I didn't notice either. Lo vedo! Là! È mai possibile? Ma è un giorno di qui. Mi gettano un raggio di luce a questa oscurità. Vi prego, lasciatemi in pace! Sarà meglio andarsene. State alla larga,
Adrian, the last hood down cutscene is near the end of sequence 12. Aiuto! Stai indietro! Scandaloso! Non voglio morire! Dio mio, un assassino! Salvatemi, salvatemi, aiuto! Dissacratore, ma la pagherete! È cara! Like how that dude just kept walking to Ezio and then dropped the box he was carrying. It's like, it's not Ezio's fault that he dropped it. He was the idiot that walked up to him and then dropped it. Adrian, another fun fact, the Vault and the Rodrigo battle have dedicated music tracks, but most people don't hear them due to full notoriety music always overriding them. The Vault music was later remixed and used for the Colosseum Vault in Assassin's Creed Brotherhood. Yeah, that bit of music is really, really cool. Such an amazing piece. But you're right, because most people wouldn't worry about their notoriety level in that part of the game. They wouldn't know otherwise that there's a different music that plays. Indietro, canaglia! Aiuto! Un assassino! Non date retta a voci sedizioni! L'assassino che disonora la nostra gloria! Sarà pericoloso. Ha perduto il senso. Devo andare a fine. Non voglio discutere dare una moto. Puoi sentire di più. Oh yeah, Adrian, that would have been cool. I really like it when games actually have things that you don't need to actually read yourself. Especially as someone who streams, sometimes I don't feel like reading minutes worth of text. It'd be good to have something that just does it.
Adrian, that too, like the Tomb Raider games with their voice diaries and letters. It's pretty impressive. Rise of the Tomb Raider was only 14 gigabytes on PS4, when some other games were close to 100 gigabytes. You've heard that the Xbox 360 port of Rise was also quite good for what it was. Not like the PS3 version of Shadow of Mordor. What a mess. Yeah. The other thing about that too is getting 100% in those Tomb Raider games. There's so much stuff in them as well that if you're interested in the lore of the place that Lara is exploring and what other characters before have actually experienced there, there's definitely a lot. And if you're someone who doesn't like to read stuff, it's definitely good that they have it voice acted so that you can still get the information without actually having to do the reading yourself, which is completely understandable because not everyone wants to read blocks of text when it's much easier to just digest it if it's audio that's being played. Never actually saw any of Rise of the Tomb Raider on the 360 actually. I always forget that it did come out for that, because when I think about it, I only ever think of the first game in the trilogy coming out on Xbox 360, because it just seems so weird to me that they would put Rise on the 360 given how graphically advanced it is from the 2013 game. Stammi lontano, pezzente! Guardie! Avete... Meno un briciolo di cervello. Può sopravvivere. Non uccidetemi. Chi avete? Sei morto! Siamo con voi. Dio vi rimeriterà. Il Signore è il mio pastore! Accidenti! Per la miseria, voglio restarne fuori. Grazie davvero, amico. Siete un vigliacco! Dio di maledetto! These codex pages are needed to actually be able to finish the game, so I may as well get them, the ones that I can, when I can, save time later. Se solo Mr. Piraldi potesse vedere. In nome di Dio, datemi ascolto! Questo assassino è un flagello mandato per metterci alla prova! Portate qui i malati e i feriti! Dovreste sentirvi meglio ora, ma riguardatevi il futuro. Dio del cielo, ha perso il senno.
Adrian, you do wonder why the map screen is so low FPS. It's the same no matter how much processing power you have. PS3, 4, 5, PC, it's always stuttery. It's very, very much a mystery. I mean, who knows what sort of things that they actually programmed into it for that kind of stuff. Like, maybe there's some technique that they use that they thought would be revolutionary, but it's just actually made things slower. No, state indietro, basta! Oh, salute. Vile omicida, stai indietro! Stammi lontano, pezzente! Guardie! Adrian, revolutionary technique that messed things up reminds you of the mega textures from ID's Rage. So what happened with that game, with the mega textures? What sort of things did it cause? Beh, di sicuro è un tipo ardito. Adrian was supposed to revolutionize how everyone does textures in games, but nowadays, mega textures are long forgotten, and Rage itself has more blurry textures than its contemporaries. Plus, even on modern SSDs, there still could be texture pop-in when you move the camera around. It also makes me think of some things that still haven't been completely resolved to the point where it never happens again. Clipping through things. Whether it's an outfit that a character's wearing and their head clips through like the hood, or there's like a weapon that clips through their leg, things like that. You still see that happen in certain games. Maybe not every single game, but there's still games where you see that kind of thing happen, and it makes you wonder why it would even be in a game anymore. Adrian, you think the most stable way to experience Rage today is the Xbox 360 version on Xbox Series X via backwards compatibility? Oh yeah. They actually did a pretty good job with their backwards compatibility on the Xbox with a lot of games like that. Eccolo! Ammazzate quel bastardo! Adrian, wish The Legend of Spyro Dawn of the Dragon was on Xbox Series X. The Xbox 360 version was 60 FPS, but it would often drop to 30, so it would have been a perfect fit for Xbox Series X. That's a fair point too. Hey there, Zereth. Welcome on in. The only thing I understood of that was hello. How's things going, Zereth? Davvero? Ma come si fa a passare di qui? Zereth Italian. Yeah.
But I definitely would like chat to still be in English, though. Bisogno di aiuto è il benvenuto qui. Buona serata. Beh, di sicuro è un tipo arguto. Lieta no. Adrian, you guess they're still clipping in games because collision detection is, or could be a hardware taxing. Yeah. I guess maybe too, it also depends on so many different factors as well. Zereth, hello Rod, how are you today? You're okay, just a little tired, lol. So that's what it means. Thanks Zereth for the translation. I'm glad to hear that you're going okay. I hope, though, you get some really good sleep next time, though. But that obviously doesn't help you with the sleep that you had previously. But as for me, I'm doing well, Zereth. I finished Liberation with 11 memory restarts from failing challenge rules. And I decided that I would do this game with the Italian language because I've done it with Brotherhood in the past. And I figured, why not do it now? Con le mignatte portate dalle paludi delle Indie può curare pressoché ogni morbo, procurando sollievo e rinnovato vigore. Che fai qui? Ma là! Dove credi? La città ha saggiamente incrementato l'imposta nominale sulle esportazioni registrate da una qualsiasi delle arti maggiori. Udite, udite! La messa pubblica ufficiata dal cardinale è prevista per settimana prossima, sarà rimandata per via di un focolaio di pestilenza. Preghiamo per la salvezza del santuomo e per il concepimento della malattia. Ascoltate, Pratonato, Dio uomo, desidera ricordare a tutti i cristiani di sicura fede che occorrono limosine in questi tempi di Zereth, it was Italian. Your sleep was it? 11, you don't remember them. Yeah, neither do I, specifically. I'd have to watch the VODs. La messa pubblica ufficiata dal cardinale è prevista per settimana prossima, sarà rimandata per via di un focolaio di pestilenza. Preghiamo per la salvezza del santuomo e per il contenimento della malattia nel piccolo villaggio dove si trovava. Adrian, you're also reminded of the way first-person shooters handle approaching a wall while holding a gun. Se ti fermi, sceglierai di che morte morire. Example, in Far Cry 3, the character would hold the gun upward, but in Deus Ex 3 and 4, he still holds it normally. So the perspective makes it look like the gun just shrunk in front of the wall. I think I've seen that effect. You like when FPS games get mirrors edgy, being able to see your legs while looking down or sliding, or that holding gun upward from Far Cry 3. Yeah, it's a great way to add some kind of like extra immersion to things as well.
And there's definitely games that started using that a lot because they were trying to stand out with that kind of approach amongst the other games. Buongiorno. Venite amici, ho urina fresca di pecora. Laggiù! Là! Prendetelo! Le vostre azioni non saranno vane. Correte! Sono impazzito! Armene di qui! Proteggimi! Siamo con voi, signore. Le vostre azioni non saranno vane. Io Fuggirai! Si sta vai, perciò non corriamo rischi. Aspettiamo il momento giusto. Dio, perdonami! Cosa ho fatto per meritarmi questa punizione? Vai, vai, facciamola finita! Adrian, of course, your first choice would usually be third person. Same here. I'm not against the first person view, but generally speaking, a lot of games that I play are third person. Dove sono le guardie? Sono un vero idiota, lo so, non c'è bisogno che me lo ricordiate. Adrian, I think quite a few people wanted Cyberpunk to be third person. Yeah, that's the thing too, like games where you can spend days customizing your character and you never see them in gameplay unless the character's looking in a mirror. Or it's a cutscene that shows the third person view of the character. Ah, sarà stata la confraternita. Certo hanno a che fare con queste violenze. Ma mi sento male. Non c'è nulla da fare per te, povero diavolo. Meglio a te che a me. Yeah, Adrian, I guess for people who want to stare at their characters bulge all day, I guess they could do that too. Portate qui I malati e I feriti. Per la miseria! State indietro! Figlio di puttana! Arrenditi! Adrian, like that old joke, the reasons men don't have breasts because they would waste the entire day staring at them. Yeah, I've definitely heard that joke before. Alright, so that's that poster taken off the wall. Non intendevo nuocere. State indietro!
Non c'è un posto dove rinchiudere questi matti. Non mi avrai! Figlio di puttana! Arrenditi! Buongiorno. Ehi, laggiù! Figlio di puttana! Arrenditi! Abbiate pietà, vi prego! Lasciatemi vivere! Forza! Forza! Non è affar tuo. Oh, ben trovato. Adrian, hey, that's you. Oh, that was Italian the entire time. That's the thing too. Like the words that they normally have the characters say in Italian, no matter which language you have chosen as the spoken language, and whether it's the same all across the board, or whether there's something different that they say. Because obviously there's words that can mean two different things in English, but if you wanted to do the same in Italian, I don't know if there's anything comparable. But maybe there is, like maybe obviously because you got whether it's a formal thing, whether it's a slang term, or you know, whatever the case may be. But sometimes there's words that they say and then they say it again but differently. Adrian, one of the most undecipherable dialogues from games is from Virtual Hide-Light on the Saturn. To this day, no one knows what the vampire says in that game. One interpretation is, yes, that's pneumatic. Are you? You're a pimp. Haven't actually heard of that game before. Heard of the Sega Saturn, of course. But haven't heard of that game, though. Adrian, AVGN and Pro Jared reviewed it. Might have been one of those AVGN episodes that I didn't see. I used to watch it every single time a new episode dropped, but over the last few years I've only caught some of the episodes every now and again. Not that I don't like the AVGN anymore or anything, it's just that sometimes you feel like watching one thing over another. Ma cosa? Hey there, Danish. How's things going for you? Indeed, AC2 decided to do a Italian language playthrough. I've done the same with Brotherhood in the past, but I haven't done it with this game yet. Oh, that's great, Danish. Glad to hear you're going good. I'm going well. Having a good weekend.
benedica. Liberateci dalla tirannia, signore. Dio, perdonami! Cosa ho fatto per meritarmi questa punizione? Devo andarmene di qui! Madonna santa! Via! Sei pazzo! Adrian, too bad there's no Turkish version of Revelations, and I guess with the Kenway games you can just stick with default English. That's a good point, actually, because if there was, I definitely would play Revelations with that language selected. Especially since the Mohawk language is left intact. I actually really like the sound of that language. So it was great that they actually had that in Assassin's Creed 3. The only thing that I would do in Black Flag with a different language is probably Spanish. I know that's not the sole language that's spoken, but if I was to stick with one language only from the start of the game to the next in Black Flag, I'd probably choose the Spanish language. I haven't, Adrian, no. No, I haven't played The Witcher in Polish. Seedle, so the next time Origins is in Arabic. Unfortunately, you can't actually change the spoken language in Origins to that. But in Mirage, you'll be able to. And if I like the game of Mirage, then I'll stream it. That's a whole other story, because number one, I'm not going to be buying it straight away. Number two, when I buy it, if I do, depends on what I think of the game. The only way I can play the game without paying for it, or at least paying extra for it, would be if it was on the PlayStation Plus service. Because then I could just download the game and then play through it offline. And if I liked it, then I'd stream it. And going by the premise that I did actually like Mirage, and I did stream it, then I would definitely like to stream it in Arabic. But first, have to actually wait till the game comes out. But I don't want to buy it when it comes out, because obviously, even though it's cheaper than a brand new game comes out here in Australia at, i.e. $100, it's not $40 Australian. So that's another factor as well. But in the meantime, the best I could probably do is just watch someone else play through it and see what it's like. And I don't just mean, you know, watch 10 minutes of it and then decide. I mean, watch them play the whole thing from start to finish and then decide based on that. They said it was going to be on Ubisoft Plus, but when I had a look, it was only listed for Xbox Game Pass, Ubisoft Plus. And that's a confusing thing. You've got Game Pass, and then within Game Pass, you've got EA something. I can't remember the name of the EA one. Which means if you have Game Pass, you automatically have the EA thing, so you can download those. And I think it's going to be the same for Ubisoft Plus, because you can already do it on Xbox. You can on PlayStation as well. However, when I looked it up, it only said on Xbox. It didn't say on PS Plus. But I'm not willing to accept that as 100% true, because obviously maybe they're wrong and incorrect. But if it does turn out to be on PS Plus, then I'll definitely download it myself, play it off stream to see if I like it. All the way through, I mean, not just play 10 minutes of it and then decide. That'll determine whether or not I stream it. But that's the way I'm going to be with all Assassin's Creed games moving forward. I'd rather confidently know
that what I'm paying for is a game that I enjoy, and that has a lot of stuff that's done right with the story and characters and all that kind of stuff. But if the games come out and they don't turn out to be to my liking or not appealing or whatever, then I don't have to play it. There's no point playing through a game that, you know, potentially could be hours and hours and hours and hours worth if you're not going to like it. Unless the gameplay is so amazing that it doesn't matter. But I'm someone that really loves stories and characters. And part of that's because I'm a big fan of movies and have been since I was a child, but also being a fan of video games. So naturally when the two combined and video games became more cinematic, and they also started to use techniques that filmmakers use for their movies and stuff, it meant that I really need to like the characters in the story to be invested. Like if you look at a movie, even if the actors do a great job, even if the movie looks great, if the story is shit and I don't like the characters, then I'm not going to waste time watching the whole movie. Adrian, some Polish-made games don't even have Polish dub, which is a shame, especially the Techland productions like Dying Light. We were disappointed when Capcom removed the Japanese dub from Dragon's Dogma, even on PS4, even though PS3 included it. That kind of decision-making is very strange when you think about it. Like, it makes you wonder why they decided to do that. If it was something that wasn't done in the previous one, and they decided to do it in the new one, then that's fine, of course. But if it was done before, and they take it out in the new one, with no real reason, then it'd be very annoying. Indietro! Non costringermi ad ucciderti! Oi. Sono un bravo uomo, messere. Dannazione, volevo solo spamarmi! Gotcha. Adrian, seems like the Saints Row developer is shutting down. Yeah, I think Volition is the name of the studio. Avanti, lasciate che... Un vero piacere, tornate ancora! Qualcosa vi ho... Fatto. Tornate pure se avete bisogno.
Alright, that'll work out well, having that much medicine to use. Aiuto! Un assassino! Non vi ho fatto nulla, nemmeno so chi siete. Pazzo. Completamente pazzo. Assassino! Guardie! Aiuto! Fermatelo! E tu, stai indietro! Le mura della nostra gloriosa Repubblica! La città ha saggiamente incrementato l'imposta nominale. Inviando a Firenze un altro segnale di Ho distillato un elisir di piombo e pare che i giovani della città abbiano radunato i membri della nostra onorevole... A tutti i giovani in età virile! La Guardia Cittadina cerca volontari per pattugliare strade e riserve civiche. Perché unirsi ai condottieri mercenari quando si può servire in difesa della Repubblica? Ezio was really attached to that letter. No, Adrian. No, never played Psychonauts. Dio del cielo. Finirà col far del male a qualcuno. Salve. Non può... Laggiù, eh? Non te ne andrai così. Più veloci, più veloci. Eccolo! Prendetelo! È un uomo morto! Dannazione, più veloce! Non lo vedo! Là! Addosso! Adrian, it's a story-driven 3D platformers directed by one of the guys who worked on Monkey Island and other LucasArts adventure games. Nice. Is it Ron Gilbert? Mostrate un po' di rispetto. Alright, just to recap what's happened in the story so far. Because it's been a while since I did any memories. Alright, so Ezio was practicing some new assassination techniques while Leonardo tinkered with the codex pages. And so far we have killed Uberto Alberti as well as Vieri de Pazzi. And now it's his father's turn, Francesco de Pazzi. Oh, so Tim Schafer. I gotcha. With Ron Gilbert, you would have had 50-50 chance of a weird anticlimactic ending. I gotcha. Yeah, Tim Schafer's a name that I remember hearing first in conjunction with Brutal Legend, I think. Fox Hunt. Locate La Volpe, the fox, somewhere near the Mercato Vecchio. Perché vi comportate? Salute. Cosa? La mia borsa, i miei Oh, soldi. i tuoi soldi! Io non li ho i tuoi soldi! Torna qui. Non ho alcun interesse a farti del male. Perciò ridammi i miei soldi e la chiudiamo qui. Con calma. Che cosa vuoi? Chi sei? Mi chiamano in molti modi. Omicida, tagliagole, ladro. Ma tu puoi chiamarmi La Volpe. Al tuo servizio, messere auditore.
Come conosci il mio nome? Sapere tutto di questa città è il mio lavoro. Non è per questo che sei qui? Invero, devo trovare un uomo. Sapere dove sarà prima ancora che lo sappia lui. Chi? Francesco De Pazzi. In strada girano voci di una carovana appena giunta da Roma. Di un convegno segreto stasera al tramonto. Lì potrai apprendere qualcosa riguardo a Francesco. Sai forse dove si terrà? Ma certo. Fammi sapere quando sei pronto e ti ci porterò. Ah, sì. Ecco il tuo denaro. Adrian, Ron Gilbert, on the other hand, also made Deathspank, which is a Diablo-esque game, also with that LucasArts adventure style. Never actually heard of that one either. I really like that kind of style of game. I need to do a series playthrough of Monkey Island at some point. I've finished the first one, haven't finished the second one. I finished the third and the fourth one, haven't played the Tales of Monkey Island, and haven't played Return to Monkey Island at all. The transition here is so sudden, you don't think that thief ever climbs a building. No, and I'm actually surprised the thief got stuck where he got stuck as well. He ran right into the wall. Or towards it. Non ho mai visto nulla di simile. Seguimi. Ma dobbiamo muoverci in fretta. Riesci a starmi dietro? Nessun problema. Nessun problema. See you there. Meet La Volpe at Santa Maria Novella. Classic you can't move till the game lets you moment. Affascinante. Perché no? Che cosa ci fai ancora là? T'ho detto di starmi dietro. Well, if the game let me start running straight away, La Volpe, then I'd be closer to you right now. Perché unirsi ai condottieri mercenari quando si può servire in difesa della Repubblica? Oh, davvero impressionante. Siamo arrivati. Francesco De Pazzi sta incontrando delle persone in quella chiesa. Come ci arrivo? Ci sono delle catacombe nel sottosuolo della città. Ti porteranno in un punto dove potrai udire tutto ciò che viene detto. Afferra quella maniglia di pietra, girala e spingila in basso. Grazie di tutto l'aiuto, Volpe. Buona fortuna. Adrian, you do wish Telltale made a sequel to Tales of Monkey Island back in the day. Ron Gilbert was not interested at all in continuing that story. Yeah. I think I remember reading that the new game is set between The Curse of LeChuck and The Curse of Monkey Island. I think. So I wonder how that actually works out, continuity-wise. Of all the places to play Ezio's family, but they don't play it during Ezio's big speech in Sequence 13. No, they definitely don't in that. I guess they wanted to use something that was a bit more reflective, because Ezio is, standing where his brothers and father was killed, and it takes on a more kind of like, I don't know what word I'm looking for, but I think the Ezio family theme, the way that we hear it in the races, probably wouldn't have been that wouldn't have matched maybe 100%, but who knows? It might have actually been better. I'm not sure. The new game plays fast and loose with continuity. It's rather meta, is it? I gotcha. Yeah, I'd definitely be willing to give it a shot.
But I don't know when I'll be doing that though, because there's so many games that I'd like to get to, but I never do. Or when I do, it takes 6 months to a year or more to finally get to them. Novella's secret. Infiltrate Santa Maria Novella's catacombs to reach the Templar meeting. Adrian, you feel like these tombs could have used a real puzzle or two, Tomb Raider style? Yeah. I really do like the tombs in this game as they are, but it definitely would be cool if they added more of that kind of stuff. It's basically just all parkour. Yeah, it's kind of also harkening back to Prince of Persia: Sands of Time and Warrior Within and Two Thrones, because Patrice Désilets, who worked on Sands of Time, also did AC1, 2, and Summer Brotherhood as well. So the tombs are done more in that kind of like style and feel. Per quanto tempo dobbiamo stare qui, Saverio? Fa freddo. Che cosa vuoi, Ilario? Messer Pazzi ci paga bene per sorvegliare l'entrata e i morti non cercheranno di sgozzarci. Non vedo l'ora di tornare a casa da Elena e dirle quanti soldi abbiamo fatto stasera. Quel tale ha un... Là! Adrian, after playing Rise first, you were surprised how quick the tombs in Tomb Raider 2013 were. They're really, really short, those ones. And they're even quicker if you like remember what you need to do in them as well.
Diavolo, la porta. Resta di guardia mentre vado a controllare. Mi doveva essere un lavoro semplice. Io te l'ho detto, non dovevamo venire. Se sento qualche rumore, corro all'altro posto di guardia e che Dio mi aiuti. Saverio! Adesso torno insieme agli altri! Devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Eccolo! Presto, non mi prenderà. Lasciami in pace! Sì, credo di avercela fatta. Sì, credo di avercela fatta. Devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Più veloce. Lasciami in pace! Ci stanno attaccando! Guardie! Uccidete l'assassino! Laggiù! Prendetelo! Ricordate come ci siamo liberati di quei paesanotti? Oh, non sono mica così bravo. Pazienza, ragazzi, sarà pure un errore. Stiamo Sai, le armi servono a combattere. Vieni a Ora ti prendere. ammazzo! Ti faccio a pezzi! È un combattimento, Fesso. Non Dovresti può difendersi combattere. da ogni lato. Ti ammazzo! Ah, quanto odio questi momenti di incertezza. Mi attacchi Ricordate tu. cosa vi ho insegnato, uomini! Vieni a prendermi. Bastardo! Pazienza, ragazzi, finitelo! sarà pure un errore. Stiamo pronti. Adrian, with the Shadow of the Tomb Raider DLC Tombs good? I thought they were. Yeah, there's also a little bit of story with them as well. They're not just basically go to the area, do the jumping and puzzle solving, and then boom, here's your reward. There's also some really interesting kind of like story aspects that add to the main story.
But some of them can be frustrating, though, of course, and have like tricky parts and stuff like that. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maneat semper. Grazie, padre. Bernardo? È tutto qui. Spade, bastoni, asce, armature, archi. Ai nostri non mancherà nulla. Immagino che questo dono indichi il benestare del Papa. Ci ha dato la sua benedizione, purché nessuno rimanga ucciso. Saremo tutti al Duomo domattina, signore. Abbiamo collocato l'esca, ma non è stato facile. Quell'idiota del fratello continua a cambiare piani. Sì, dovremo assicurarci che Giuliano scenda dal letto per andare in chiesa domani. Che avete, Jacopo? Temete sospettino qualcosa? Impossibile. I medici sono troppo arroganti o troppo stupidi per accorgersene. Un po' tutte e due. Non sottovalutare il nemico, Francesco. O ti sei già scordato di come tuo figlio è stato assassinato? Stavolta non ci coglieranno di sorpresa, maestro. Avete la mia parola. Molto bene. Ora devo andare. Ho altre faccende da sbrigare prima di far rientro a Roma. Signori, domani un nuovo sole sorgerà su Firenze. Che il Padre della comprensione ci guidi. Che il Padre della comprensione ci guidi. Into the hidden blade of an assassin. Guardate la statua. È identica a una di quelle a Villa Auditore. Mi sa che sei incappato in una delle tombe degli assassini di cui parlava lo zio di Ezio. Ora che sappiamo come entrare, aggiungo i riferimenti che contengono tombe nel database. Adrian Sean, the most Italian Brit. At the start of the game when you talk to him and he's getting angry at Desmond for annoying him and saying, you know, he's busy and all that type of stuff. It sounded really cool in Italian. Darius too, May. Exactly. Darius. I guess they retconned Aminet's tomb into just being symbolic or whatever. Yeah. There's definitely some gymnastics that need to be done with that. So dove sarà Francesco e quando. Tuttavia... Che accade? Ho udito qualcosa. Hanno armi sufficienti per un battaglione. Persino il Papa ha dato il suo appoggio. Questo è tipico di Sisto. Che diavolo hanno in mente di fare? Non sono riuscito a carpire i dettagli, ma riguarda i medici. E avrà inizio domani mattina al Duomo. I medici assisteranno alla funzione della domenica, assieme al resto di Firenze. Intendono farlo nel bel mezzo della Santa Messa. Beh, mi darò l'occasione per confondermi tra la folla, avvicinarmi e porre fine a questa follia. Se ci riescono, se perdessimo Lorenzo e Firenze cadesse in mano ai pazzi... Questo non accadrà. Promesso. Mi auguro che tu abbia ragione. Adrian, I guess since Aya's tomb was in Egypt this whole time,
Yeah, I mean, when Ezio's grandfather built the statues, because they weren't statues that existed before he made them or had them sculpted. But in the sarcophagus, there is actually a wrapped up body. So if we take that to mean that Ezio's grandfather went around the world and found out where these figures from history were buried, and then dug them up, and then transported them to various tombs in Italy. Devo fuggire. Sta indietro! But there's nothing that mentions that. Che modi? Salve. Qualcosa vi affligge, amico. But yeah, unless you take the idea that Bayek and Aya ultimately decide that their identity should be hidden from history, which doesn't work, of course, for Aya, because she gets remembered, and Valhalla chronicles that in the bureaus that you go to if you do all that stuff. So you might say that in the case of the body that we see in her sarcophagus in this game, that it's not actually her, but a dummy body that was put in there. But then again, there's nothing to actually say, so it's all really up to the individual sort of fan, I guess, to determine what they believe is the right way that it's gone, or something like that. Since we've done one tomb in Florence, may as well do the second one. And then that way I can finish this stream on assassinating Francesco. The wiki calls it a cenotaph, empty tomb, but let's face it, it's mental gymnastics. Well, that would be up to whether or not the wiki is 100% reliable or not. Di grazia, state lontani dalle opere d'arte sulle pareti. E quando i tuoi uomini affrescano, fai in modo che non profanino le sacre reliquie nella lanterna lassù. Sono i manufatti più importanti di tutta la chiesa. Sì, sì, padre. E voi fate in modo di pagarci il prezzo pieno per il nostro lavoro. Indeed, Zereth. I are. Il Duomo Secret. Explore Basilica Santa Maria del Fiore and find the assassin seal hidden within. Bene, ora ho modo di risalire in caso di caduta. Adrian, but speaking of the Sanctuary statues, 4 out of 6 assassins showed up in person in some AC media so far. Aminet, Origins, Darius, Odyssey DLC, Wei Yu, AC Jade, Shulan Gal in Secret Crusade novel and Reflections comic. Iltani and Leonius were not used yet. Yeah, I think they were also in time periods before the assassins actually became a thing. And I'm talking also back before they were known as assassins, when they were known as hidden ones and stuff. So, Darius isn't the only assassin that has isn't the only character that has a statue of Montelegione that is a character that existed before the Creed and the hidden ones as well.
Adrian, Iltani killed Alexander the Great, whose tomb was in Origins. Yeah, and Alexander the Great existed before the Hidden Ones did as well. So Iltani would be another character that... So this is the other thing too, like, people can become honorary members of something even long after they're dead. Or become tied to things that are related to what their life might have been about. Their pursuits and their passions, but weren't created back when they were alive. But the family and the estate agree to have that be made. So one way to get around all this would be to say that would be to say, yeah, they looked at figures from history who killed important tyrants and basically make them honorary members of the assassins afterwards. Adrian and Leonius killed Caligula. Yeah. Adrian, they put a lot of detail into that Alexander tomb, but we spend so little time there. That's true. The story doesn't have you stay there for too long. It's only if you're curious to stay around and admire the architecture and stuff. Or the portraits that are around the tomb, that if you actually interact with, Bayek and Aya have comments about them. Adrian, Alexander's staff feels a bit blink and you'll miss it. Yeah. Yeah, there was, Adrian. Sometimes you got to think quick in these games because even though you're holding the control stick dead on straight, the game will think you want to go slightly to the left or right. Alright, so 2 of 6 collected. Won't be able to get the others yet because we haven't reached the part of the story where they become accessible.
Almost grabbed it. But hey, the game won't spawn us back up the top. It'll spawn us on the ground. Adrian, apparently Juno was 111 when she first died. That's definitely a fair age to reach. 111. Imagine seeing 100 years of progress. Wolves in sheep's clothing. Prevent the conspirators from attacking the Medici family. Vitello, maiale, tutto freschissimo! Ecco Lorenzo e sua moglie. Ecco Giuliano, fratello di Lorenzo. Ma dov'è Francesco? Eccolo là. È ora di colpire. Crepa, traditore! Giuliano, no! No! In nome di Dio! Vi scongiuro! Pietà! Nessuna pietà! Cane maledetto! Muori! 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 Per te è finita ormai, Lorenzo! Tutta la tua famiglia è destinata a perire per mano mia! Infame! Omicida! Ti ucciderò! Te la sei cercata, Lorenzo! Ora morirai! Non hai scampo! Aspetta! Di grazia! Mi serve aiuto! Guardate a voi. Benché indossi nobili vesti, vi assicuro che sono più che capace di ridurvi a brandelli. Ti debbo la vita. Non è nulla. Ma l'uomo che va fatto questo deve pagare. Non ora. Prima mi serve aiuto. Nella mia casa. Fra gente fidata. Poi. Bene, di qua. Sto perdendo molto sangue. Coraggio, signore.
Vado più veloce che posso. Deve essere preso e giustiziato alla svelta. La gente di Firenze. Ti prego! Francesco De Pazzi! Lo ucciderò! Spazzerò via da questa città tutta la sua famiglia! Verranno annientati! Quietatevi, signore. Osservate le forze. Finirò per consegnare il cadavere. Ormai ci siamo quasi. Assassino! Madre santa! Dove sono le guardie? Speravo di poter evitare di combattere. È da tempo che non pratico l'arte della guerra. Spero di non aver perso il mio smalto. Badate a voi. Benché indossi nobili vesti, vi assicuro che sono più che capace di ridurvi a brand. È da tempo che non pratico l'arte della guerra. Spero di non aver perso il mio smalto. Speravo di poter evitare di combattere, ma pare che la sorte abbia deciso altrimenti. Uniti. Vi prego, lasciatemi in pace! Prendetelo! È da tempo che non pratico l'arte della guerra. Spero di non aver perso il mio smalto. Badate a voi. Benché indossi nobili vesti, vi assicuro che sono più che capace di ridurre. Speravo di poter evitare di combattere, ma pare che la sorte abbia deciso altrimenti. Badate a voi. Benché indossi nobili vesti, vi assicuro che sono più che capace di ridurre. È da tempo che non pratico l'arte della guerra. Spero di non aver perso il mio smalto. Pagherai per i tuoi peccati! Adrian, humans were around for 145 years when the first apocalypse happened. Didn't actually know that's the specific amount of years. That's crazy. Florence is on fire. NPCs, meh, it's okay. It'll be fine tomorrow. This and the Battle of Forlì are not particularly cinematic. Things got way better with the Siege of Monteleone in Assassin's Creed Brotherhood. Yeah. I guess if you're looking for cinematic aspects the whole way through a game, Brotherhood probably has more. Dio mi aiuti! Seguitemi. Lorenzo è stato ferito! Aprite la porta! Parola d'ordine! Poliziano, apri questa maledetta porta! Per la Vergine Beata, entrate svelti! La città è in guerra! Presto! Aspetta. Ti sono debitore. Dimmi, perché mi hai aiutato? Non siete il solo a cui i pazzi abbiano ucciso un fratello. Mi chiamo Ezio Auditore. Il figlio di Giovanni. Tuo padre era un brav'uomo. Conosceva l'onore, la lealtà. I pazzi stanno assaltando il palazzo della signoria. Non riusciremo a respingerli a lungo. No, se riescono a entrare uccideranno i nostri sostenitori e metteranno i loro cani al potere. E sarei sopravvissuto per nulla. Io devo... Francesco De Pazzi. Aiutaci a salvare la città, Auditore. Uccidilo. $3,000 florins. Portate qui i malati e i... Un po' di riposo e vi rimetterete del tutto, amico. Qualità eccelsa a prezzi contenuti. A presto. Arrivederci, messere. Chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto. Adrian, 3,000 florins, so around $800,000. How generous. That is very generous if you put it in the dollar amount. Signore, ho visto Francesco guidare un battaglione sul retro del palazzo della signoria. Temo che cerchi un altro modo di entrare. Va, prima che sia tardi. Fa ciò che puoi. Farewell, Francesco. Find and kill Francesco De Pazzi.
Before we do that, though, let's have a look and listen. Wrong thing. Have a look and listen about the target. Francesco De Pazzi. Educato come un nobile in una città dominata dai Medici, famiglia di nuovi ricchi, Francesco imparò a odiare la borghesia e i suoi aggressivi arrampicatori sociali. Assistette sgomento mentre la banca dei Medici eclissava la sua e secoli di influenza sul governo di Firenze gli scivolavano tra le mani. Sembra che lo spagnolo gli avesse offerto una soluzione. Invece di competere in campo bancario, Francesco doveva fare una sola cosa per i Templari, un'unica cosa per rimettere per sempre la classe media al proprio posto: uccidere i Medici. Giovanni Auditore provò a fermare Francesco mandandolo in prigione, ma i Templari sistemarono la faccenda. All right, let's end this pieces of shit's life, or piece of shit's life, I should say. L'assassino che disonora la nostra gloriosa Repubblica è stato visto qui. Dio mio, che orrore! All'assassino! Assassino. Yep. Prezzi così bassi che non crederete ai vostri occhi. Ancora tu? Perché non sei morto? Uomini, massacratelo! Adrian, there's only a 15-year difference between Vieri and Francesco. Interesting. That's a lot of sword whacking. A lot of clashing of steel happening in this part. Yeah, I didn't realize that that was the case. Unless they made a mistake with the information. Avete visto dove si crede uno spadaccino promesso? Per i miei uomini sarà uno scherzo abbatterti! Desisti! Stai solo rinviando una morte inevitabile e dolorosa! Che cosa credi? Guardie! Guardie! Non viene nessuno. Siamo soli ora. Maledetto! Che il diavolo ti porti! Stammi lontano! Ora Firenze ti giudicherà per quello che hai fatto. È finita. È tutto finito. Meglio essere felici in questa vita che aspirare a esserlo nella prossima. Requiescat in pace. Libertà! 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 Popolo e libertà! Libertà! Francesco. Francesco the Dead.
assassin man watches on. Hey there, Lucinda, welcome back. You've returned. Nice, climbed right up to you. It's so cool when that kind of thing happens. I was trying to do an air assassination on him, but then when I saw that Tommy was climbing up the ladder, I was just like, oh well, we'll get him here. Adrian, the people are scared stiff. You could see one of those spring jump poles there. That's true. Yeah, it's interesting. Sometimes they call it a spring jump, sometimes a sprint jump. Sometimes they make you jump further jump. Hey there, Brutus. How's things going? Quando avevo 6 anni, caddi nell'Arno. Mi sentii trascinare verso il basso, verso le tenebre. Certo che la mia vita fosse al termine. Invece mi destai, sentendo mia madre che piangeva. Al suo fianco stava uno sconosciuto, bagnato fradicio e sorridente. Ella mi spiegò che l'uomo m'aveva salvato. E fu così che iniziò una lunga e prospera relazione tra 2 famiglie. La tua e la mia. Mi dispiace non aver salvato tuo padre e i tuoi fratelli. Non avete nulla di cui scusarvi. Sono certo che Jacopo De Pazzi sia coinvolto nella loro morte. Come nell'attacco contro di voi. Devo trovarlo. Quel codardo è fuggito prima che potessimo arrestarlo. Avete qualche indizio? No, si sono nascosti bene. Si sono. Jacopo non è stato l'unico congiurato a fuggire. Se cospirano con Jacopo, saranno sicuramente coinvolti nel complotto contro la mia famiglia. Ditemi i loro nomi. Antonio Maffei, l'arcivescovo Francesco Salviati, Stefano Tapagnone e Bernardo Baroncelli. Bene, andrò a trovare mio zio. Ha degli uomini nella campagna senese. Aspetta, prima di andare. Una pagina del codice. L'ho presa tra le carte di Francesco De Pazzi, visto che a lui di certo non serve più. Ho sempre apprezzato gli oggetti dell'antichità, come pure tuo padre. Anch'io ne riconosco il valore. Allora considerala un dono. Che il Signore ci protegga. You're doing a good job, but I think that spot's finished. You can move on to the next one now. Or not. Suit yourself. Ti ho indicato Palazzo Medici sulla mappa. Per ottenere il 100% di sincronia con Ezio dovresti esplorarla. He's like, would you please get away from me? I'm trying to pretend like I'm working hard so that the time it takes for me to finish gets closer and closer, and my boss won't realize I'm actually not doing more work than I want to do. Leave it for the next person coming after me to deal with. Adrian, oh Brutus, you're going good. You just woke up after sleeping about 11 hours. Oh, nice. Well, I hope you had a good rest. I hope it was a good sleep. I'm doing well, Brutus. Things are going good. I finished Liberation and decided to do a playthrough of this game with the Italian language.
since I've done it with Brotherhood in the past, I wanted to do it with this game too, as well. Not sure if the actors changed between the two games, but they did a good job. Adrian, you think Brotherhood and Revelations would have had a few of those spring jump thingies? Yeah. In a way, the hook blade kind of gives you a bit more extension, I guess, and all that kind of stuff. But I see what you mean, though, because, of course, that springboard thing actually springs you in the air and increases your speed as well. Was into Pizza Cape time? Not yet, no. Not yet. Let's see where we are in sequences. Alright, we are now into sequence 5. Well and truly we are. Already started it. In any case, this is where I'm going to end the stream. Lucinda, who was the bestower of pizza capes. Soon. Coming soon. He definitely will be. So if you see me streaming this game again, then you'll know it's Sunday for me. That's the next stream day for this game. Coming up on Monday, I'll be jumping back to GTA 5. Tuesday, I'll be doing my first stream of GTA 5, as in first stream for that day. And then after that, I'll be doing the rest of Dark Pictures, House of Ashes. And Wednesday and Thursday will be GTA 5. And then Friday next week will be Tomb Raider 3 to celebrate its 25th anniversary. And then next weekend, I'll be continuing with this. The weekend after, though, the weekend after next, I'll be jumping back into Assassin's Creed Black Flag to continue my unique playthrough, where every time a character in the story tells Edward to meet them in a certain amount of time, I wait that certain amount of time in real life. And so the last stream was, well, by the 16th of this month, the last stream for that playthrough will have been 2 months before, because that's how long the character of Edward was told to wait to meet the next character, or to meet the character at the next spot in the story. So on the 16th of September, I'll be continuing that playthrough. That's okay, Lucinda, for the stream. Absolutely no worries at all. Just want to thank everyone so much for watching. I really do appreciate it. Before I go, though, I just want to give some shout-outs. Listen, you wonder what Edward has been doing all this time since you played last. That's a good point. He'd probably be thinking, for some reason, I don't want to go and meet the character or that too early, so I should wait literally 2 months before actually doing that. Stan, see you later, mate. Absolutely, Stan. Definitely will. So I'd like to highly recommend people check out Crocodiles, who's been doing a variety of different streams. He's been doing a playthrough of Batman Arkham Knight. He also did a playthrough of Burnout 3. And he's doing different kinds of streams. Sometimes he does Rocket League and FIFA Street, as well as some co-op stuff as well. He's also a fan of the Red Dead Redemption games, as well as GTA also. Lucinda is playing through Deathloop. She's also playing through Assassin's Creed Unity. She'll be starting the playthrough of that game. And she'll also be doing Assassin's Creed Syndicate, Origins, Odyssey, and then Valhalla as well, as part of that series of playthroughs. He's also a fan of the Resident Evil series and Dishonored as well. I'm in a Bearsuit has been doing some Red Dead Redemption 2. He also most recently got Red Dead Redemption 1, so he'll be doing a playthrough of that as well. Red Dead Redemption 2, for those who don't know, is a prequel.
came out in 2018, whereas Red Dead Redemption 1, which takes place after 2, actually came out in 2010. And he's also a big fan of From Software games, especially games like Dark Souls, and is also a fan of horror stuff like Evil Within and The Last of Us as well. Dr. Ronnie hasn't been doing some streams for a little bit, but the most recent game that he did was Watch Dogs 1. He went through and finished that game for his first ever playthrough. He's actually a scientist in real life, and he's working in the field of regenerative medicine, so working on cures for things like Parkinson's and MS as well. He also wears a hat when he streams, and he changes what hat he's wearing depending on the game as well. He's also a fan of Red Dead Redemption 2 and 1, and he loves to steal the hats of dead enemies and wear it to mock them. And Amateur Tech, highly recommend checking out them as well. They're doing a playthrough of Tomb Raider 2, one of the old school Tomb Raider games, and they've also done Tomb Raider 1. They'll also be doing the other games in the series too. And Game Fanatic has been doing Assassin's Creed Origins, has also played through Assassin's Creed Odyssey before as well. And Shin has been playing through Assassin's Creed Origins. He's also a fan of JRPGs and MMORPGs as well. So highly recommend checking out those streamers if you haven't before. I'm in a bear suit. Thanks, dude. Very kind of you. Hope you have a great rest of your weekend. That's okay, I'm in a bear suit. No trouble at all, dude. And thank you, I definitely will. It's about 7 past 12. So it's well and truly Sunday here now. That's okay, Seedle. No problem at all. Thank you so much, too. Listen, they're probably drinking a lot of rum. I think that's why. I think that's so, and that's why the rum's always gone. Captain Jack Sparrow needs to have some words with Edward Kenway, I think. Lucinda, absolutely no trouble for the shout-out. Always more than happy to give you one. And another streamer that I would definitely recommend is Carbon. They've been playing through Pokemon Platinum version. They're also a fan of Assassin's Creed. In recent times have played through Assassin's Creed 3, and most recently started doing a playthrough of Assassin's Creed Black Flag. He's another great streamer with a great community and a great channel. So highly recommend checking out Carbon as well. Thanks for watching, everyone. Hope everyone has a good one, and catch you next time.